HD collection. Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Ok, sembra stavolta che... No, ci sono problemi ragazzi, ci sono problemi. Ci sono problemi. Ci sono problemi. Boia. Adesso ci siamo, ok, perfetto, a posto. Fammi mettere fammi mettere il link. Ecco qua. Perfetto. E ci siamo! Ragazzi, un saluto da Jeffrey Max, l'intrattenitore che tiene per ore. Oggi ci sono stati qualche piccolo problema con YouTube, ma vedo che l'abbiamo risolto. E non ci sono più problemi. Che bello. Torno un attimo a trovare il buon Lio. Eccoci Lio, è cambiata la schermata, ora va tutto bene. È stato un bug di inizializzazione del video, non succede mai, ma era successo una volta, ma tanto tempo fa. Può succedere, mi sono ragazzi. accorto anche ricaricando quella vecchia di prima, che ancora mi dava che eri in live. Sì, anche a me, ma non era vero. Era rispuntato di nuovo quel problema del che ti faceva rimanere la cosa in automatica e si vedevano di un male. Sì. Però poi quando la ricaricavo mi diceva 240p, però si vedeva perfetta, quindi Sì, classico. È un po' buggato, perciò lo sto sistemando un attimino un po' alla volta, perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi con sto video, non per colpa di nessuno, perché ogni tanto può succedere. Non preparo mai una seconda schermata, ma ragazzi l'importante è che ci sia, così ci divertiamo, metto tutte le tag giuste e andiamo a farci, rivediamoci la scena, perché ci siamo vista prima, poi però ha perso tutto. Qua, che succede là dietro? I sound vanno, mi fa piacere sapere che vanno i sound. Benissimo ragazzi, la cosa migliore. Allora, che succede là dietro? Che succede da dietro? Sì. Se siete fortunati vi siete pure persi cioè non vi siete pure beccati la pubblicità di prima, perché me l'ha messo demonetizzato. Me l'ha messo demonetizzato. Ok, Noemi, Eccoci, ciao Noemi. Sì ragazzi, chissà cosa è successo. Si vedeva, non so come è possibile, ma non da cellulare niente. Si vedeva da PC, si vede che era un bug qua. Comunque adesso andiamo a vederci il filmato iniziale della missione 19, che era molto bello. Vi chiedo solo un attimo di pazienza. E non vedevo l'ora di riprendere il gioco. Pensa a te, quando vuoi fare una diretta breve, dici, oh che bello, oggi faccio una diretta veloce, che fa caldissimo. E invece esplode tutto. Succede. Direte, vabbè, Jack. è successo da stamattina che non mi funzionava la connessione, quindi. Non ti funzionava la connessione. Faceva come faceva sempre Jack, che quella lì, perché io ho 2 schede nel cellulare. Quella di Very Mobile non mi funzionava, cioè praticamente non c'era proprio il ponte nemmeno. Ma già che si chiama Very Mobile, immaginati che pacco che sembra. Mentre quella di... No, ti devo dire, questa di Very Mobile non mi ha deluso, mica mi faceva una cosa... Tony e Matteo, ciao ragazzi, ciao Leonardo, ciao Tony, ciao Matteo, ciao ragazzi, che bello vedere voi. Ma che cosa succede oggi? Abbiamo Tony, ciao Tony, sei arrivato in tempo perché io... Sono un po', diciamo, le ultime dirette, quelle della pausa legata al caldo, ma spero di tornare a luglio, spero di tornare subito all'inizio luglio. Non è una mia decisione fare la pausa, io assolutamente pause non so neanche cosa sono, onestamente, però il problema è quello che è. Jack e le pause è come Jack e le bombe, sono 2 universi. Ma se questo non è mica un lavoro, questo è un divertimento ragazzi, non è mica un lavoro che devo andare in pausa, che bello, vado in vacanza, no, è divertente ragazzi, divertente. Faccio cancella per sempre il vecchio video da 4 Madonna. minuti. Delete forever, c'è scritto Tony Redgrave. Sì, proprio lui. Eccoci qua, ciao. Come Tino mi ha mandato un telegramma. Ma ha scritto. Ma no, non mi ha scritto niente. Comunque, Jack, non so se tu hai sentito, c'è stato anche un famoso youtuber che purtroppo è scomparso argentino, però non lo conoscevamo per un cavolo di incidenti. Ho capito, ma è argentino, chi è che lo conosceva qua in Italia, ripeto io. Poi mi spiace se succede dappertutto queste cose, però. Ma invece il Curaçao
che è riuscito a fare l'unico gol alla Germania e la Germania gli ha appioppate 7. Ma ragazzi, la Germania è troppo forte. Sta arrivando cavolo. No! Chissà cosa scrive Comettino. Comettino, grazie mille. Allora, ci potenziamo per l'ultima volta Agni e Rudra, così abbiamo la spada pronta per la battaglia finale. Secondo me ci sta. Ma è bello, Jack, che loro hanno detto: noi siamo già contenti di aver segnato quel gol. Matteo, sì, però l'ho ricominciato anch'io, su PlayStation 4, l'ho ricominciato anch'io. Vedi, ho fatto Varco della Divina Provvidenza. Guarda questi qua. Vedi perché ti serve. Certo, Leotoni l'ho promesso, il prossimo gioco è SmackDown vs. Raw 2007. Assolutamente. E ti dico un'altra sorpresa, Tony. Nei prossimi giorni registro i mondiali di calcio su un gioco, come diceva Leonardo prima, sarà FIFA 2006 World Cup e farò l'Italia. Perciò non lo porto in live, lo registro, però ragazzi lo pubblico in premiere, quindi sono indietro? No, stai giocando bene Matteo, ma figurati, come sei indietro? No, va tranquillo, ma non esiste avanti e indietro. Quindi tu preferisci giocare a normale. La normale di quel gioco è la difficile di altri, non è per niente facile. Certo, chiedimi tutto quello che vuoi. Io ti consiglio i nuovi DLC perché sono scontati, quindi conviene. Dimmi. Dico, vuoi tentare l'ultima volta che abbiamo realmente vinto un mondiale? Vuoi tentare quel ricordo è che vero, che 2006 siamo nel cuore? Sì, non è modded, perché esiste anche modded. Esiste pure modded. Cribacchino dice cose. Palla di pelo coccolona. Ma è il cane? Oh boia, ma io sto combattendo. Ma io pensavo ci fosse la sequenza. Mi sta facendo vedere bello il filmato di Diana. Miseria nera, sì, ma non posso vederlo durante la battaglia. È quello il punto. C'è lui che gratta la pancia alla cagnolina Diana. Lei gli dice: Senpai, cosa fai? È così, famosissimo. Mica Leo, lo so, ma perché so pirla io, perché stavo guardando. Cioè, facciamo ricomincia missione. Perché praticamente stavo concentrato. Oh boia, dimmi che mi ha cancellato i miei progressi. Certamente mi ha cancellato i miei progressi. Infatti devo riprenderli. Praticamente mi sono concentrato lì sul video. Lo so, io sto vedendo il video. Nuove novità. Barca di mod su Winning Eleven 10, ma io non avevo voglia di giocare a PS6 stavolta. Vediamoli a goccia. Come non gli fai niente? No, glieli fai. Allora, se tu usi... ognuno di loro è debole a una debolezza. Se tu contro di loro e solo contro di loro imposti la difficoltà sicuro, è presente Preta, uno dei primi che trovi, tu fai il risucchio vitale e te li sconfigge. È il metodo di grinding. Uno di loro ti dà il grimorio, l'altro ti dà il Vangelo, l'altro ancora ti dà degli oggetti da vendere e l'ultimo non mi ricordo cosa fa. Non mi ricordo onestamente l'ultimo cosa fa. Però diciamo quello rosso ti dà o ti dà il grimorio, quello giallo ti dà gli oggetti da vendere, quello blu ti dà il Vangelo. Ah, ma non è ancora il boss, Il boss lo affrontiamo con Curaçao, vero? Ormai mi sono pensato con Curaçao. Mi è venuto in mente, tu hai detto un mostro ti dà la Bibbia. Vangelo, non la Bibbia, Vangelo. Picchi i mostri a colpi di testo sacro e nemmeno quello ti non lo usi per combattere. Tecnicamente non lo usi per combattere. Perché ti fa livellare il personaggio di un livello. È tantissimo. Jack, il mostro che ti dice tranquillo amico, non lo faccio più, tu carichi, dici per l'amore del nostro Signore ammazzo a colpi di testa. Aspetta, ma Matteo mi ha fatto un'altra domanda, devo rispondergli. Altre cose, però le fusioni. Ma io di solito faccio anch'io così, però in realtà se non sono quelle robe che ti servono fondamentali, fondi e prendi ciò che ti serve. Scappano subito. La mia strategia è questa: prima di affrontare loro metto la difficoltà sicuro e ho messo il preta come secondo, come primo demone, evocabile. Boia, cos'è di nuovo? Mi stiamo combattendo mentre parlo. Fatemi mettere la cosa. Grazie Andy. Praticamente quindi faccio passa col mio personaggio o ci provo se sono più di uno, tipo 4 di fila, gli provo a lanciare Zio, Zan o quello che voglio sul nemico, sperando che può colpire la debolezza. Sono sempre resistenti agli attacchi fisici, sono deboli solo a uno dei 6 elementi, altrimenti poi passo Preta e Preta fa risucchio vitale, al sicuro te li uccide.
sicuro te li uccide. E poi, se hai altri con risucchio vitale, usa quello. Ti conviene fare una grindata di personaggi con risucchio vitale. Vedrai che con quella li sconfiggi, ma solo a sicuro. Altrimenti è un po' più difficile, perché devi sperare che... Dal Vangelo secondo Max è l'io. Bellissima questa! Bellissimo sto comando Vangelo. Bella, grazie. Il mio prete avrebbe apprezzato. Ragazzi, a proposito, da me è successa una cosa veramente agghiacciante. Immagina che da quando sei nato, la tua città ha delle chiese. Perché non li riesco a danneggiare questi? Ma scusami, non gli sto facendo niente. Jack, mi sa che devi utilizzare Cerberus. Ma non ce l'ho Cerberus. O Cerberus. Ma non ce l'ho Cerberus. O Perché devo cosa? usare? O... com'è che si Devo chiama rompere lo quella- specchio. Aiuto! Non me lo rompe. Che devi rompere quello lì dove che se rispecchia. Devo romperli tutti, mi sa si specchia. Mamma mia, bella sta idea. Bella sta idea che hanno avuto loro. Sì, bella st'idea che mentre tu devi ammazzare uno zombie Zombie, sì, è Resident Evil adesso. Vabbè che si i mostri. Ah, ma poi quel video che cosa? Quel video che ti ho mandato, l'hai visto? Sì, ovvio. Vedi che in un piccolo coso c'avevo un po' ragione. Secondo la lore Sì. di... No, aspetta, non l'ho visto. Ho detto, ma io voglio vedermelo quando ho finito il 3 almeno. Non l'ho visto. Tu pensavo che ci siano gli altri video, quelli di Resident Evil, No, queste a cose qua. parte quelli là di Resident Evil, sì, quelli là so che li hai visti. No, questo qui dove viene citato anche il fatto Ma non finirò più sta battaglia a spaccare tutti gli specchi della casa. Ma bravo, a furia di tentativi, sai, ho pensato. Li vedevo sti specchi, ma non capivo che dovevo colpirli in questa direzione. Così mi ricorda l'altra battaglia che ho fatto l'altra volta. No. Dico, cioè che il fatto che in qualche modo... Ma come muoiono appena rompendo gli specchi? Io pensavo di combattere loro. Anche per le fusioni va lo sentimento. A cui ho dovuto pagare. Sì, ma certo, ma Matteo, ma assolutamente. La Bria Run, tra l'altro, nella guida era consigliato di fare la True Neutral, ma la True Neutral si fa finendo 3 subquest, mi sembra. Ma se tu fai tutte le subquest, te le fai per forza. No, poi c'è la scelta. In realtà non sei obbligato. Puoi scegliere tu di cosa fare. Perciò, vedi tu. Ci sono 4 finali, di cui uno è nascosto e richiede il completamento di 3 missioni secondarie. Una cavolata. E ti compare una quarta opzione. Ma aspetta, come a 14 euro? Io l'avevo visto sto DLC. L'avevo visto da qualche altra parte. L'avevo visto tipo a 4 euro. 14 euro. 14 euro il DLC. Non posso vederlo io, vero? Perché ce l'ho già installato, vero? Ma l'avevo visto scontatissimo. Ma è utile perché ti moltiplica ste creature qua. Guarda cosa c'è dentro. Ma più che altro perché è una figata anche... Vedi, difficoltà sicuro, danza della prosperità di Mitama, danza pie di Mitama, vedi, punti esperienza, questi due qua sono Vangelo e Grimorio, prosperità per i soldi, miracoli, ti dà gloria, ecco, ti dà tanta gloria, tantissima gloria. Mi sembra che ti dà 50 punti a nemico sconfitto o 100. È tantissimo. Volontà santa e dissenso profano, e cenere di Sakura orientale, e 2 set di tesori sacri, che è la cosa meno importante. Ma... Quindi sì, diciamo che ti dà della roba buona, ma io te lo consiglio perché... Adesso che è tutto scontato ne vale la pena. Poi non so, a prezzo pieno non l'avrei pagata. Ieri sera com'è andata? Ieri sera sono andata bene perché mi sono visto il basket e mi sono un po' gasato perché tifavo per una squadra che ha vinto l'NBA, quindi sono molto contento. Non sapevo, per 45 minuti era stato in svantaggio, gli ultimi 3 minuti fa il miracolone, recupera e va a vincere. Il basket è bello perché tutto può succedere. È uno sport dove perfino una squadra come il Curaçao potrebbe vincere contro la Germania, ma non succede. Non l'ho vista, ma ho letto il report, quindi sì. Dai.
Allora, Io ieri mi sono visto la cosa, Formula 1. anch'io ho visto Formula 1. Che bello vedere, bello. Finalmente il miracolo è accaduto. Però Dopo che scocciatura, Antonelli che era arrivato secondo, supera Russell e poi si ferma. Tanto mi è spiaciuto. Ma non è stata colpa sua. No, non è stata colpa sua. Praticamente lui ha avuto problemi a cosa nel motore. Mentre quindi c'era un po' tanto, in effetti. Quindi c'era un po' tanto. Più che altro è utile perché ti riempie il gioco di quei Mitama, ti riempie tantissimi. Quindi è bellissimo. Vedi le scale di Escher. L'artista si chiamava Escher. No, ma sono di nuovo in questa schermata qua. Ti ricordi questa schermata? Madonna santa. Io mi chiedo come è possibile. Cioè, come fai a non venirti il vomito a farti tutte queste scale? Perché l'ho fatto su Final Fantasy VII, ecco perché. Perché su Final Fantasy VII c'era a farti queste scale così. Con sto movimento molto. Quindi. È giusto? Ma quello da cui vengo. Si rientra. Sì. Si rientra. Ha un piede. Un piede. No, ma sono tornato indietro. Sono tornato indietro. Ma è giusto? Ah, perché sì, perché non avevo usato un oggetto da qualche parte. Ciao, c'è Raffaele, ciao, parlavamo di Formula 1 proprio. Che bello, che bello. Visto che alla fine ce l'ha fatta la Ferrari. Io però ti favo per Antonelli, chiaramente. No, è sempre un dico, Antonelli ieri ha avuto problemi con il motore, mentre a Leclerc gli è praticamente partito lo sterzo. Ho visto, povero Leclerc. Ma poi bello tutti che fino all'ultimo davano del bollito a coso, davano del bollito agli Hamilton. Ma Hamilton è stato il primo a dire che fu un errore. Lui abbiamo fatto una cazzata, avevamo tanti bei piloti anche giovani italiani, no, andiamo a scegliere il bollito, andiamo a scegliere qui, andiamo a scegliere. Ma non è mai stato bollito Hamilton. E poi distrutto ed esaurito, ti capisco Raffaele. Poi oggi giornata calda. Ok, vediamo se questo è il posto giusto. Ok. Dico, nella pista ma no, sono tornato nella stanza degli scacchi. Non mi piace questa stanza. Dico, Jack, nella pista dove 30-40 anni fa, nel 96, il grande Schumi con la Ferrari ci è andato a vincere. Un altro Ferrari. No, il 96 non aveva la Ferrari di sicuro, mi sa. No, Schumacher. No, mi sembra di sì, perché. Ma come nel 96 Schumacher con la Ferrari? Ma scusa, Sì, mi ricordo. Cavolo, 96 Schumacher con la Ferrari mi sembra un po' presto, Schumacher e Ferrari 96. C'hai ragione, è proprio il primo anno. Scuso per la cavolata che ho detto. Quello lo sai perché mi ricordo fu nel 96. Anche Matteo diceva 96 no, anche lui dice 96 no. Ho guardato, c'è scritto che 96 c'era già Schumacher. Oh, ma io me lo ricordavo tipo nel 99. Allora, Matteo, fino al 95 fu con la Benetton di Briatore. Dal 96 in poi fu in Ferrari insieme a Irvine. Ma non c'è più il nostro amico, non c'è più il nostro amico da combattere. Ha fatto rituali fino ad adesso e io torno indietro, lui non c'è più. Mi ricordavo il 97. Ma anch'io ricordavo il 97. Matteo, ma che ti devo dire? Come dicono sempre, effetto Mandela, guarda. Mi ricordavo Alesi al 96. Il famoso incidente di coso. Sì? Con Villeneuve. Ah, sì, certo, quello sì. Stai sbagliando. Sto sbagliando, devo andare dove c'è rosso, vero? Devo andare dove c'è quella roba rossa. Sembrava strano. E allora perché continui a camminare, Jack, se ti sto dicendo che hai sbagliato? Perché l'ho letto adesso il messaggio. Appena mi è arrivato. Comunque, ciao Ice, non avevo ancora salutato Ice. Solo giornataccia. Mi spiace, Raffaele, però sono contento. Almeno che ti sei a riposo. Scale contorte. No, le scale contorte, quanto sono andate indietro. Infatti dice, pensavo di andare qua. Fosse giusto. Infatti non c'erano nemici, era troppo bello per essere vero. Ma Andy ti dice suona le campane. Leo, se mi perdo qualche messaggio leggevi tu. Stai dicendo da prima, non suona le campane. Per chi suona le campane stanno suonando per te. L'Olanda ieri poteva. Ma guarda, sono contento perché io sono tifoso del Giappone. Non sono tifoso di nulla in realtà. Però bello, Jack, bello che su Facebook ho beccato uno che ha detto: questo campionato è una farsa perché è impossibile che una squadra come il Giappone
Ma è impossibile. possa mai segnare di testa una squadra come l'Olanda. Come se l'Olanda fosse mai stata fortunata nei mondiali, considerata la povera sfortuna dell'Olanda. No, ma è bello che io avevo davanti la scena. Ma forse non sanno che anche i giapponesi sanno giocare di Giappone. testa. Cavolo, tu ti immagini i giapponesi saranno alti un metro in dappo. No, non è vero, ci sono anche quelli di 1,80 m, dai, ci sono. Ma guarda, Un quello è uno 1,80 m, stereotipo, tu stai come dicendo uno noi. stereotipo, non è assolutamente vero, ci sono i giapponesi alti 2 metri, ci sono anche, non è che... Ma perché? Giant Baba, se non mi sbaglio, era Ad esempio, quello è chiamato anche gigante, giustamente, è chiamato anche gigante. se non mi sbaglio Antonio Inoki era alto Rientra là. 1,98. Rientra là. A un Quindi 1,96. questo qua, giusto? Questo qua. Questo posto qua, ok. Non è quello dove ho iniziato. Sì, è la stessa dove ho iniziato. Cavolo, devo tornare alle scale. Non era questo. Allora. Ma cosa è successo? Perché sono tornato qui dentro? Ma... Scusi, Raffaele, se vuoi scendere Ma qua guarda da te! me, Ma guarda te, c'è mi ha fregato! Lezza che sta È giusto facendo qua, le è giusto qua. esplosioni. Ok. Metti l'oggetto. In che stanza? Questo qua? Oh, qui dentro devo mettere l'oggetto, non l'avevo già messo. Ah, No, tu eri andato diretto a... nella statua! Nella statua, no! Non ci credo. Ok, ho capito, grazie. Ci credo. Che anch'io impazzisco così. Avevo un amico che gli dicevo ieri: gira a sinistra, e lui andava a destra. Gira a destra, andava a sinistra. Ho detto, ma è difficile orientarsi. Matteo. C'è la mappa! Non dice, non ce la faccio. Ciao, Non capisco. Aurora. Ciao, Aurora. Lo capivo, quindi. Lo Matteo, capivo. avevo letto, si può dire che le orange si sarebbero meritate almeno un mondiale. Hanno avuto squadre fortissime. Ti giuro, non ho letto gli orange. Avevo letto le orange. Che differenza è come c'è? che è un modo di dire qua in Sicilia per dire arance. Beh, ma sono Quindi- Ma questa è la statua? Oh cavolo! Ce l'avevo davanti ai miei occhi per chissà quanto tempo. Le orange. Fatta! Beh, se non dovevo sclerare con solo due missioni alla fine. Ultima stazione. C'è lo J invece del CH. Finally. c'è lo Sì, J. veramente, guarda. Imbranadero Jack ce l'ha fatta ancora una volta. Un po' di imbranazione. Imbranamenti, diciamo. Oh, forse si combatte. Forse. Perché te devo fottere? Ah già, è vero che si è potenziato così lui. It's like staring into a backed up toilet. Why do you always stick your nose in other families' business? Come on, dude. Don't you have Non hai degli hobby? Bene, Aurora! Ma come fanno ad andare d'accordo sti due? Nettamente vanno d'accordo. Io non lo sopporto questo. Ma dare un gabinetto intasato. Beh, è un gran villain, a differenza di Simmons di Resident Evil 6 che è proprio orari folli. Ma guarda, io quest'anno ignoro, il 94 impazzivo a non poterlo vedere, però adesso nel 94 ero piccolino io, però era il mio primo mondiale. Dude, my father wasn't Mio padre non so era nice. così rivoltante, c'era ragione. Can't you tell by looking at me? Si vanta pure della sua bellezza. That shape suits you better. Let's begin the main event. Vabbè, ma te, noi negli anni 2000 ci È svegliavamo bella alle sta 4 battuta, è del come guardare un mattino. gabinetto intasato. Ci svegliavamo alle 4 del mattino per vederci le prove della Formula 1 e le cose. Io solo le gare, prove Gara. cavolo, le gare sì, ma le Quindi- prove. Ci puoi scommettere che non mi svegliavo guarda quello. No, perché Matteo ha detto comunque orari folli questi. C'ha ragione, c'ha ragione. Assolutamente vero. Sì, ma Jack conta comunque che c'è il coso, c'è com'è che si chiama sto dicendo il contenuto. Il fuso orario ci abbiamo, quindi.
Vabbè, giusto, giusto. Che poi, vabbè, io l'avrei voluti fare per il basket, ma non ce la facevo. Avrei dovuto farli per il basket, che alle 2:30 Ad sulle esempio, partite. qui adesso da noi sono quasi le 5:30 del pomeriggio, là sono le 5:30 del mattino. Non esagerare, non sono 12 ore, sono da 6 a 9 ore. 6 nella costa est e 9 ore nella costa ovest. Cioè non esageriamo, non è in Giappone, non è in Giappone abbiamo un fuso orario folle, veramente differenza. Ma lì no, ma lì sono dalle 6 alle 9 ore tendenzialmente. Ho fatto sweet, just too sweet. Liv Morgan allo stadio per Olanda-Giappone, veramente, cavolo. E c'era Danhausen a vedere il basket, però ha portato sfortuna. È andato là per tifare New York e ha perso New York l'unica volta. Ti immagini Danhausen alla partita degli Stati Uniti? Ma tu non lo sai, ma tu non lo sai che... 10 secondi dopo... Ma tu non lo sai che ha liftato... Vabbè, scena. Ha bloccato la maledizione di New York. Fatti di vedere la scena. Via sta webcam, inutile. Voglio vedere tutto. Cos'è? Allora. Oh, che bello, abbiamo un fratello che ci aiuta. Bei momenti. New York! Assolutamente. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. What? You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it. Oggi sì, però ripeto, oggi sì, ai tempi le difese erano più protette. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. Ma ti dirò una cosa controversa. Quando vedo gente come LeBron James penso che potrebbero perfino essere più forti di Michael Jordan. Il più grande per me rimane, e io sono fan di Michael Jordan, ma il più grande per me rimane Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar è una roba micidiale. Colui che riuscì a menare cosa? Non riuscì a menare? Colui che riuscì a menare... Ma quanto mi gasa sta cosa? Guerra fratricida, eh? Sì, c'è una scena di un film di Bruce Lee, forse l'ultimo film di Bruce Lee. Ma che c'era Abdul-Jabbar, cavolo, era grande e grosso, hai ragione. C'era... Grande, sempre forza Boston Celtics, guarda, te lo metto perché io vengo da una città che sarebbe in celtico Roccaforte Celtica, la mia città. Cioè si chiamerebbe Roccaforte Celtica. Where Celt. Hai già capito che città è? Eravamo l'ultima roccaforte celtica prima che i romani la distruggessero. C'è stata una battaglia tremenda, mi sembra la battaglia di Alesia, che fu più o meno combattuta più o meno dove vivo io, un po' fuori Vercelli. Perciò, ripeto, sono vicino dove le anime dei Celti ci hanno lasciato per l'ultima volta. Dai. Poetico e triste allo stesso tempo. Che bello, sono insieme a mio fratello. Ce lo vedo Lio che insieme a suo fratello combatte contro l'arcidemone per il bene dell'umanità, vero Lio? Mio fratello mi ha fatto un evento direttamente, sarei l'unico solo di persone con un tempo, va bene, comunque. Abbiamo sconfitto. Trofeo sbloccato, manicomio. Come se Messi per 2 anni avesse smesso di giocare a tennis. Messi, famosissimo giocatore di tennis. Ma baseball è incredibile, veramente. Anche Schumacher col calcio, Anche Schumacher col calcio. Schumacher è un calciatore pazzesco, io l'ho visto giocare. Il miglior giocatore della nazionale. Le famose partite del cuore. Per partite del cuore. È andato male l'ultimo boss, Però non è l'ultimo boss, perché c'è ancora un livello. Dove c'era cosa che praticamente
faceva certi cose in attacco che era micidiale. Guarda che scena, guarda che scena. Due fratelli insieme per sconfiggere il male. Jack, tieni d'occhio la Yamato, perché nel prossimo capitolo sarà molto più importante. Yamato? Non ce l'ho io. Sì, Yamato. la Spada di sparo. Ma che figata! Sta cosa la voglio nella serie TV, ragazzi. L'ultima puntata della serie TV la voglio. Quant'è la possibilità che la mettano nell'ultima puntata della serie TV? Classy for someone's dying words. 99% se il coso, se il regista non è un completo ignorante. No, il regista è un grande. Il regista è un grande. E allora sì. Cavolo, è lo stesso di Castlevania. Ma l'hanno messa se... È veramente nella seconda stagione, dici? Ah, è vero. Fatta pure male, infatti non era così bella. Ho capito, ma stavano tipo affrontando Beowulf, roba... Non era quella grande roba pazzesca, invece... Terza stagione ci sarà potenziale, cavolo. Anche perché sarà il finale, hanno detto che sarà proprio la conclusione. L'hanno vista come una trilogia in stile Divina Commedia, ha detto l'autore. Sinceramente, quindi... Jack, sinceramente parlando con te, anche se non ho visto la serie, personalmente non... Che disastro. Cioè, fallo a trilogia seguendo la Divina Commedia, non è che sarebbe onestamente ho pensato, ma che cavolo c'entra con la trama? Che non è che tipo la prima stagione è l'inferno, la seconda è il purgatorio, la terza paradiso. Fosse stata così avrebbe avuto senso, ma onestamente la prima stagione sono sulla terra, la seconda stagione a volte sono sulla terra, a volte sono all'inferno, la terza stagione saranno di nuovo sulla terra probabilmente, e un po' all'inferno probabilmente. No. Comunque ma è la serie animata o la serie... Serie animata? Ma la serie animata l'ultima appena uscita. Ah, ok. Bella, però è bella veramente. Almeno a me è piaciuta. Attenzione, Lady. No, perché mi chiedo come sarebbe una serie fatta in live action di cose. Bello. Guardiamo Lady. Che fa? Gli è caduto addosso. Ma pensa te. Splaff. Col caldo mi viene mal di testa. Anche a me, Matteo. Io però ancora 2 giorni li posso sopportare. Poi da mercoledì mi picchierà il caldo. Vorrei fare live anche mercoledì comunque, ma vediamo. Ma modesto, quest'uomo Arkham. Molto modesto. Le divinità sono sopravvalutate comunque. Non è che... Ciao, Lady. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to Lo me. and behold. Mary. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Non farti fregare di nuovo, dai. Me. Your own father. Non farti fregare di nuovo. What have I done wrong? Even the heroic... Ho capito adesso perché Mary e Lady suonano molto simili. Ecco perché allora poi lei cambia completamente in Lady e... Beh, sono solo una silaba. Attenzione, hanno sacrificato un solo misero essere umano. Ma è sua moglie! Con tutte le persone, porco cane. Anche andare a sperare la spesa, sì, perché là dentro fa fresco, poi esci fuori e non sei morto. C'è uno sbalzo di temperature di 15 gradi, o anche di più. Aiutami, Mary. Mary died of Revolverata in mezzo alle corna, per ti prego. Mary è morta molto tempo. lady. Applausi, non però la tua è autodifesa in questo caso. Ah! Ma lei è brava. Non so quanti avrebbero avuto il coraggio, però. Dopo quello che ha detto su sua madre. E ride. Ammetto il doppiaggio inglese di sto gioco eccellente, assolutamente. Ma con Capcom uso sempre il doppiaggio inglese io.
anche con quelli che ci sono in giapponese. Allora, devo vedere se nel gioco per PC, siccome c'ho il... Ecco, guarda, musica di Devil May Cry, è lei che piange, ha senso. Here I thought I wasn't gonna cry. Non avrei pianto. Che bello però, che bello. Sono contento, ragazzi, non tanto che è morta. Comunque, Matteo, tu hai detto che non hai il Telegram, vero? Perché mi sarebbe piaciuto, se avevi bisogno di qualunque cosa su Shin Megami Tensei ti avrei aiutato un po', ma intanto vedo che comunque riusciamo a dircelo qua. Perché io poi farò 2 settimane una settimana e mezza di pausa, non so quanto onestamente, perché vi faccio anche vedere perché mi piace essere trasparente su queste cose. E praticamente questa qui è la mia città e vedete come è messa male. Lo state vedendo? Sì, l'ho condiviso, ok. Praticamente oggi 32, domani 31, mercoledì 33, metti ancora che mercoledì potrei anche decidere di farla. Poi giovedì 35, venerdì 34, andiamo un po' al lunedì prossimo 37, 38, 37, 36, 36. Poi 39, 37 anche lunedì 29. Dico, ragazzi, ma io non so quando è che mi lascia fare le dirette, cioè vorrei. Boss fight, grande Ice e grande Raffaele. Bravi ragazzi. Andiamo a vedere. Io cerco di prendermi magari un oggetto, perché qua secondo me siamo proprio al gran finale. Comunque alla fine non mi ci trovo eccessivamente bene con l'arma di Lady. Gliela lascerei volentieri a lei, l'arma lì. Preferisco magari ripigliarmi la doppietta, ma non so neanche se ne vale la pena. Ma guarda, posso anche tenerla, tanto siamo lì. No, non ce l'ho il condizionatore, altrimenti le facevo se avevo il condizionatore. Ho il condizionatorino portatile, ma non fa un cavolo. Poi ho visto anche quelli che ci stanno su YouTube, mi sembrano un po' una fregatura, guarda. E questo sarebbe utile. Jack, Questo qua mi serve. Scusami. Non so se tu ti sei accorto dell'errore che hai fatto. Yeah? Hai sostituito Ebony Ivory con il no! con il lanciarazzi di cosa? No, è sbagliato. No, sono contento. Comunque mi trovo bene con queste armi, però forse per il boss finale troviamo Rebellion, ma cavolo, ma Beowulf quanto è bello però. Per il boss finale dovrei tornare alla spada di Dante, mi sa. Mi sa che di sì. E non ho neanche 15.000, quindi non posso neanche potenziarmela. Ma io ti direi Ce l'ho a Iraik 20.000, non posso. Dico, prova a fare... Basta Cerberus, non lo voglio Cerberus. Non mi trovo così bene con Cerberus, ok? Non so già che vuoi dirmi Cerberus, ma no. Cerberus non mi trovo così bene. Ho bisogno di spade io. PS5 non so nulla, spero. Io aspetto mercoledì, lascio passare mercoledì. Se non mercoledì non so ancora niente. Giovedì chiamo, dico, ma se sa qualcosa. Sono passate 2 settimane, come ha detto lei, come ha detto il tecnico. Quindi ho chiamato. Poi magari mi dice, ma devi aspettare. Però no, voglio sapere. Give that to me. Ma perché devono litigare per l'amuleto? You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like father. We're wasting time. Questa è una tragedia, non doveva finire con una battaglia fra di loro. Però We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul. e poi la cosa migliore è che l'anima di suo padre rimanga separata. My soul is saying it wants to stop you. Troppo pericoloso il potere di Sparta. Può aprire il portale del Our mondo. souls are at odds, brother. Jack, il finale di sto gioco No! si collega a quel No, dico, il finale di sto gioco si collega a quel personaggio di cui stavamo parlando. Allora, ne commentiamo dopo il finale, promesso. Oh, attenzione, cascata, porta dell'inferno sconsacrata. Ma da quando l'inferno c'è la consacrazione? È il mistero. E non sono loro quelli che consacrano le robe. E beh, i poteri di Virsi li conosciamo, è fantastico. Ma che cosa c'ho ancora sto lanciarazzi io? E basta questo lanciarazzi, ma no.
con sto lancia Ratzinger. Lancia Ratzinger lo volevo. Ecco la Rebellion che è fantastica. Ragazzi, che spada la Rebellion. Mamma mia, che godura. Ma mi sta menando, pensavo di averlo picchiato io. Vabbè, Virgil, non è l'ultimo arrivato. E ora è demone pure lui. Invece dice time to die. Sì, anch'io, ma è facilissimo, Matteo. Io te lo dico, ti ho mandato un link. Mi sembra che te l'aveva. Nel caso te lo rimando. È utilissima la guida di Pixie qualcosa. Power Pix. È una grande guida veramente. C'è tutto quello che ti può servire. Ti consiglio di farti tutta la prima run, che dalla New Game Plus non devi neanche più guardare adesso quest, che non te ne fregherà più nulla. Perché fai tutto in una run e poi sei a posto per tutto il resto. Ma io ho paura, infatti. Mia amica, tu non sai, Noemi, ho un'amica, si chiama Silvia, ma non la sento da un po' di tempo. Lei si è fatta il platino su tutti e tre i Devil May Cry, Lei è bravissima. Ma lei è 100 volte più superiore a me. Veramente l'aveva preso bene sto gioco. Poi lei proprio ama i giochi ultra difficili, Souls, Bloodborne, quindi insomma. Non la sento da un po' di tempo, da un paio d'anni. Jack, ti sei accorto che quello coso, come si chiama, quel fuoco nero che vi sta assorbendo non è altro che un occhio che vi sta guardando? Anche perché non ho coraggio di contattarla, perché lei mi aveva fatto la copertina. Del romanzo, quando pubblicai un romanzo nel 2015. E adesso se lui si chiede ma come va con la scrittura, io direi bene. Quindi pubblichi qualcosa? Sì. E la copertina? E mi guardo attorno. La faccio con la IA! E lei la uccido, poverina, se di questa cosa. Non posso, veramente non posso. Devo salvare, devo curarmi. Non riesco a capire come si fa da qua. Non lo trovo. Stato, ma che stupido che sono. Ma perché nel 3 l'hanno messo qua? Vabbè, dettagli. Allora, siamo Stella Vitale L, prima che faccio una brutta fine. Vabbè, Jack, personalmente... No, è brava, sì. Non lo so, ma lei dice che lei si è lamentata, è andata giù per questa cosa che la IA ci ruba al posto noi disegnatori, cose grafiche, la gente preferisce, si fida delle cose fatte dalla IA. Ho capito, però ripeto, a parte allora, la maggior parte che dice queste cose sono persone che di grafica di computer non ne sanno una cosa. Non è vero, è sul lavoro. Però ad esempio un mio amico mi disse che la copertina precedente non c'entrava nulla con il mio romanzo. Mi ha detto sì, è carina, però dimmi te cosa c'entra sta cosa col deserto così, con il tuo romanzo che parla di sogni. Non ti spieghi cosa c'entra? In un mondo onirico cosa c'entra? Ecco, nulla. Dico, quello che forse io ho detto, molti di quelli che dicono che la IA... no, sono professionisti del settore, non è che sono gli ultimi arrivati, hanno ragione loro. Sì, ma al massimo puoi chiedere all'IA, sai, dici c'è un piccolo errore, non ho tempo, glielo dai all'IA, gli dici mi correggi quello ma quello va bene, però ripeto, ultimamente c'è una cosa, c'è un sacco di gente contro le IA, perfino compresi anche dipendenti di Google, che hanno fatto una protesta interna. Quest'anno è saltato fuori che sono 145.000 posti sono stati persi. Ha ragione, certo che ha ragione. Avevo letto Chris Benoit, vabbè, Chris Redfield. Andy. Dove l'avevi letto? Chris Redfield. Ma come si è curato lui? Ma dai, ma mi sta menando. Bravo, ecco, sta così che ti faccio fuori, grazie. Da vigliacchi ha sparato. Scena. Non è finita, vero? Non è finita. Is that all you got? No, non provocarlo. Come on. Get up. You can do better than that. No. Ha una fase 2. The portal to the human world is closing, Dante. Because the amulets have been separated. Let's finish this first. I have to stop you. Even if that means killing you. Capitano Price. Bravo, Ice. Ok.
ragazzi. No, forse ci siamo. L'ha colpito! In Giappone il duello di spade è l'equivalente del duello di pistole nei western, praticamente, in America, americani, italiani. It belongs to a son of Sparta. Figlio di spada. Leave me and go if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place. Chi è caduto? Allora? Si è collegato qualcuno? Allora? Ciao. Sono io, ragazzi. Ciao Buonasera. Raffaele, siamo al finale un attimino, che siamo al finalissimo e lui si è buttato nel mondo demoniaco e noi chiudiamo. Scusami, Jack. Ma no, tranquillo, sono Ciao, contento di Raffaele. sentirti, mitico Raffaele. Benissimo. Poi faccio sparire quella barra lì sotto appena mi torna la Play 5, promesso, quella barra lì, riparazione, percentuale. Sì, l'ho notato. Prometto che Ok. la faccio sparire. Non Sì, sono, sì, uno, non tranquillo. sono uno da metterci barre giganti sullo schermo, veramente ero un po' disperato perché 150 euro sono 150 euro. Oh, ma questo è buono, ti dico la verità, Jack. Mm-mm. Mhm. Sì, no, l'ho fatto in modo che da non disturbare troppo, però mi dà fastidio lo stesso. Voglio che ci si concentri sul gioco, non sulle monetizzazione. Oh, cavolo, era finito quel camion incastrato all'interno di un palazzo. Un attimo, siamo in una scena con You're Lady. still here. I need that back. No late charges, I hope. I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Il doppiatore di Verge si chiama Daniel Southworth ed è lo stesso nel 3, nel 4 e nel 5. It's only the rain. Come nel 4? Nel 4 non c'è il... C'è sì, l'edizione che ho io è la Virgin Edition. The devils never cry. Ah, I diavoli quindi non tu c'hai- piangono mai, dice lui. Maybe somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved A Devil May Cry, dice, quando perde una persona cara. Maybe. Mi sa che gli ha dato... Grazie, ci farà un negozio questo. Miglior scena. È pazzesca questa scena. Ah, perché poi ha senso. Ma poi ha senso, così c'è da nome al negozio con l'idea di lei. Looks like Oh, è vero che i combattimenti finali hanno... Cioè, i titoli di coda in sti giochi hanno combattimenti. Well, bring it on. I trofei associati. Poi tu da dove giochi? Esatto, è detto il titolo del gioco. This is what I live for. This is what I live for. Ma anche nell'1, nella scena finale dell'1, cioè lui dice i diavoli possono piangere. Absolutely crazy about it. Allora, Assolutamente lui- crazy, ma- Chissà quanti li faccio fuori. Lui dice che il pianto Sì? ce l'hanno solo gli umani, perché i demoni questo regalo non ce l'hanno. È un regalo. Quando lo dice lui stesso proprio, mi sembra nel Devil May Cry 1. Ragazzi, E qua, difatti se uno lui- riesce a far fuori tutti i nemici, cioè la maggior parte dei nemici ti sblocca anche il trofeo. Io non ce l'ho mai fatta finire tutti i crediti proprio bene come Dio comanda. Come stai Raffaele? Mi hai detto che sei stanco, ma adesso che sei a casa tranquillo, però va meglio. Guarda, purtroppo ti devo dire che la sostanza non cambia, è come se mi sentissi come un leone in gabbia. Vabbè, ti Purtroppo. capisco. Io vivendo lontano dalla città, anch'io a volte penso, cavolo, ma quanto sono lontano. L'altra notte una civetta mi ha fatto compagnia. Un'ora è andata avanti a fare... Un'ora, ragazzi, un'ora. Sì. Sì, li sento sulla più scena. Allora, ci sto provando, io ci sto provando. Altrimenti ce la cerchiamo su YouTube, Altrimenti ce la cerchiamo su YouTube, ragazzi. Ehi,
Stavo dicendo, io la sera ho dei deficienti che mi passano sotto la finestra con macchine e motorine. Preferivi la civetta? No, a me la civetta è più cosa, che mi fa più compagnia, minchia. No, sentire questo che mentre tu stai dormendo, cioè alle 10 alle 11 Il grido stai d'allarme dormendo, della civetta, non è il grido, il e pipì si tranquillo, è il grido che si si allarma. sente fare La gente pensa che sia una sirena. Mi sono dovuto documentare per capire che animale era. Che fuori dalla finestra alle 3 di mattino cioè ciu ciu ciu, che cacchio ragazzi, ogni 4 invece- secondi ciu. invece Ah, mie Tony, che bello! Sì, sì. Certo, Tony, certo che se ne torna a parlare. Tony, poi preparati che prossimo retro gaming è SmackDown vs Raw carriera, sul 2007. So che lo vuoi, so che lo vuoi. Lo sai già, no? Tu, Lio, lo sapevi già. Certo, Raffaele. Dovrò vedere se farmi il mio personaggio o se farmi un personaggio famoso. Deciderò, ho tutto il tempo per testare un po'. Beh, certo. Potrebbe anche essere il mio personaggio, però lo faccio con delle mosse sgravate, modestissimo, tipo F5, tutte queste robe, le mosse più forti, Stunner, le mosse più forti che sono nel gioco. This is the Kingdom Come. Vabbè, ci sta, però. Basta che non lo chiami Kingdom Come Deliverance. Mamma mia. Dai, A questo punto metto Kingdom Hearts. No? Kingdom Hearts che ha annunciato il 4. Boia, la face. Kingdom Hearts 4, ma per PS5 per caso? Anche? Perché no? Certamente, su tutte le console. Hanno annunciato Caspita, l'evento buono. Nintendo. Lo so, io devo comunque rigiocarmi l'1 il 3 non l'ho mai Esce giocato. pure su PS5 è La buono. Covid, no, ma perché è troppo leggero Jeff Hardy, non sarebbe in grado di fare i danni che dico io. Devo creare qualcuno. Facciamo Overweight Comettino, la versione di 2,20 m di Comettino, che è gigante, grosso, che ti fa la 619. No, non puoi più. E che cos'è? Un gigantone? Lo fa a T100? Sì, piuttosto. Oh, mamma mia! Godiamoci la scena, non devo usare YouTube. Scena speciale. Sì. What happened next? Va bene. Nothing really. We took care of all the remaining devils and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons. Non so even come though fa. he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Foto della madre, Eva. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Da quel che ricordo è il miglior finale della serie questo. Wanna know the name? Devil May Cry. Devil May Cry. Visto Dante gli indumenti del primo gioco. Sì, si connette proprio. Adesso abbiamo la scena speciale, quindi. Con Virgil. Voglio vedere cos'è. Caspita, comunque questa era veramente una bella scena. Sì, Mamma mia. ma il gioco è... Yes. Un attimino lì. No, anzi, parla dimmi pure. No, allora, questo è il finale che ti avevo detto che si collega al personaggio di cui stavamo parlando la volta scorsa, Bayonetta. ovvero Nelo Angelo. Nelo Angelo no, Nelo non è vero, Angelo, non c'entra che, niente con... che cosa? questo si praticamente connette a Nelo vince. Angelo. It'll be fun fighting with Prince. Praticamente Nelo Angelo. Sì, è ma guarda che Virgil Cordova. non hai visto che c'è la scena, Dio. Sta andando a combattere Mundus. Mi spiace Vabbè. per il bug, Leonardo, meno male che funziona. E ovviamente sappiamo che perderà contro Mundus, visto che poi torna come Neo Meno Angelo. male che è risolto. Meno male. Bonus boss. Vabbè, ragazzi, tutte le robe che arrivano fanno bene. Sono contentissimo perché il tabellino. Avevo provato a giocarlo normale, io sono partito con la normale. Ho detto, dai ragazzi, sono 12 le missioni segrete, non... Prequel significa che non puoi essere un avellino. Grazie, come se non fosse... Cioè, è un insulto? Non puoi essere un avellino. In che senso? Non lo so.
È ora possibile selezionare la galleria, Palazzo di Sangue, Virgil, è ora di selezionare un nuovo costume. Come nuovo costume? Come si fa a prendere? torturato per più di 20 anni. Eh sì, è come abbiamo Sì, visto. perché Raffaele, da questo a Devil May Cry 1 passano nella lore del gioco 20 anni. State dicendo Infatti- che Lady ha 20 anni in più di... Cavolo, non è mai invecchiata Lady però. Ma quel gioco era Jack. per PS1 per caso? No, PS2. Jack, Ah, se, PS2, ah, ok. se in Devil May Cry 4 Come si fa a cambiare cosa- il costume? come si chiama? Dante ha quasi 40 anni. Quella al Wow. massimo, quella al massimo, non dico fosse minorenne qua No, non è, esageriamo. Non esageriamo. durante la serie, ma almeno sui suoi 18 anni le avrebbe dovuti avere. Voglio vedere se si posso cambiare il costume dalle opzioni. Devo saltare. E poi praticamente l'intro del gioco l'abbiamo già vista, quindi fatemi vedere. Ecco, personalizza. Voglio vedere una cosa. Non è che si può selezionare il costume di Dante. Però proviamo il doppelganger. Proviamo come funziona lo stile doppelganger. Così. Si posso giocare come Virgil e Lady? Anche Lady, ma Lady no. C'è scritto Virgil, non c'è Lady. No. Allora, Lady, come detto, Lady avrebbe avuto sì o no. No, Andy, non mi sembra che tu possa utilizzare Non si gioca Lady con qua Lady, nel infatti. gioco. Equipaggio, non c'è so costume. che nel- Chissà come si fa a mettere il costume. Adesso mi viene in mente. Sono curioso di capire come si cambia il costume in questo gioco. Dico, so che nel 4 ci sono un paio di missioni in cui puoi utilizzare anche un famoso personaggio femminile di Devil May Cry, ma non Davvero? posso dire chi è. Davvero? Non posso dire chi è perché se no Jack mi viene a cercare, mi sega le gambe col seghetto, quello che si utilizza per Ah, tagliare devo i uscire denti. dal gioco. Adesso facciamo un attimo questo che voglio vedere lo stile di lotta dell'ombra. Ecco Qui. qua. Ma che bello! Shadow, come il mio gatto. Vedi? Che sono diventato demone per combattere questo? Non lo so. Beh, però... Sì, ma Ah, ma mi consuma Ma la barra demoniaca, ecco perché. c'è una cosa, Jack. Personalmente sto stile così doppelganger non mi convince. Cioè, se ti faceva che ogni tot potevi chiamare il tuo doppelganger e questo attaccava un tot di nemici mentre tu pensavi agli altri, sì. Magari Ma potenziandolo diventa come dici te, magari potenziando. No. Come lo fa a usare adesso lo stile? Forse devo veramente arrivare a 3. Difatti, se non mi sbaglio, Lady non puoi utilizzarla in nessun capitolo. Vedi, sì, mi ha trasformato. No, ma Lady non c'è. Non possiamo utilizzare. Comunque Cioè, c'è via. so che, perché ci ho giocato, che nel 4 ci sono alcuni livelli con un altro personaggio che, come ho detto, non posso dire chi è, perché uno non voglio fare spoiler a Jack, due, se Jack spoiler qualcosa, Jack a me spezza i ginocchi. Non li conosci troppo bene, sono così. Conosci la mia Mi viene a gentilezza. mi viene a cercare con le pinzette e mi strappa pelo Non per esageriamo, pelo. non sono mica un serial killer, no. Mi strappa pelo per pelo e poi ci butta di sopra il succo di limone che così mi cicatrizza. Ma che cavolo, ma non diamo consigli alla gente a casa per far cose orrende. Ecco, Ma vedi? che è sta roba? Era qua che c'è è questo il costume che ho sbloccato? È questo qui il costume che ho sbloccato? Tutto qua? Ma io pensavo fosse una roba diversa. Che forza. Era questo qui il costume Quindi no, di Dante. non Pensavo di possiamo avere fare il costume. Pensavo di avere il costume dell'1. Fa vedere se io invece faccio qua. Ma come si fa a giocare con Virgil invece? mi sembra che dovessi fare nuova partita e poi da nuova partita lì devi scegliere il personaggio. C'hai ragione te. Cos'è dorata o gialla? Se l'altro era dorata, facciamo questa gialla, no?
Ah, si può mettere il costume dell'1, ok. Qui però non c'è il costume nuovo. Vediamo com'è con Virgin. Ma le scene sono le stesse? Le scene sono le stesse? Beh, penso di sì, però dal punto di vista di Virgil. Infatti, punto di vista di Virgil. The activation method is as I described before. It should be a simple matter for you. Può essere probabile. Più aumenti la difficoltà, più si sblocca roba. where the item we seek is located. Ho saltato una scena! You should dispose Sì. of the obstacles. Ah, no, rifaccio. Veramente. È colpa mia, ragazzi. È colpa mia. Ci sarà esci, vero? Ma che bello, anche il menu è diverso. Devi saltare. E comincia missione. Vabbè. Facciamo. Ah, boia. Faccio. Scusatemi, ragazzi, non pensavo che mi saltava una scena. Così. No, tu allora non è nemmeno stata colpa tua. Mi sa che tu hai premuto qualche tasto Ah, sì. che te l'ha fatto skippare. Va bene. Che poi Jack, una cosa simile c'è anche nello spin-off, perché quello si Ecco, può questa scena è considerare diversa, hai spin-off. ragione. Non è la scena iniziale. So, you know the book of Revelations, Chi è che sbaglia? the tale of the demon. Io, scusami, Jack. Pensavo come Tino. That's not what Che I non c'è. Che bella scena però. Vedi come si sono uniti le forze di questi due. Oddio, il libro è scomparso. A demon that impregnates a woman Ti racconta tutta la storia. who then bears Ah. twin sons. That's the story. Non sono 2, ma sono 3, porca di quella miseria, perché c'è anche Bayonetta e nessuno lo dice mai. No, non è canonica. Sì. Non è canonica. Bayonetta nella serie di Devil May Cry. Cacchio, dovrebbe prendersi parte dell'energia spirituale di Sparda se fosse così. Inherently fear Ce l'ha, evil. ce l'ha. Solamente che ne usa una minima parte. Occasionally, No. a person Allora non sarà figlio di Eva, che ti devo dire? Sarà figlio di Eva, sarà un'altra E madre. invece sì, Anche lei è invece figlia di sì. Eva, non può essere figlia di che ne so, di Anche Eva. lei, sì, anche lei è figlia di Eva, però con una cosa diversa. Bayonetta Fatter, chi è? Bayonetta e Balder. Boom. E Caio hai detto delle cavolate e c'è pure e nei quella videogiochi. Jack, quello è l'adottivo, il padre adottivo, Ah. il padre reale è il nostro carissimo Sparda. La madre è The Eva, activation la is madre as di described sti due. before. It should be a simple Quello è solo matter for you. adottivo. I will go to his place. I believe that I know where the item No, we è seek nata dall'unione di Lumen, Saga e Balder e Umbra Witch Rosa. You should dispose of any Si sono obstacles avuto un quickly. figlio, sto Balder e Umbra Witch. Vedi che stai dicendo delle cavolate. C'hai ragione, Noemi, lo so, ma lui intanto parte. Lui si legge i what if di YouTube e poi pensa, cavolo, questa è la Non loro. solo gli what if di YouTube. C'è Google che ti un dice, cavolo, dispositivo. puoi vederti la scena, ti mando io qualche sito dove vedi la scena. C'è un dispositivo di Bayonetta, si chiama Bracciale del Tempo. Vabbè, in cui si spiritualmente la sorella, ma non fisicamente, intendo. Due cose. Quindi, se ti dico che è quello, Vabbè, no, io, non è complotto. io credo Google, io Noemi, non è complotto. considerato È tutte le boiate che hai detto te tante è volte, che lui- credo Google io. è che lui fa il professore. No, io non so Fai niente, prove. io non so niente. Su sta cosa non so niente, potevi anche aver ragione, ma quando c'è Google che ti dice che come Ma, vabbè, ma Google se ci dai in pasto magari che la cacca rosa è un cosa che si mangia, è un cibo che si mangia. Google ci crede, quindi onestamente c'è una lore ufficiale. Ma cos'è il bug del cellulare? Te lo chiede Leonardo. Io non so che bug Sì, è. beh, diciamo che ne so qualcosa perché a volte mi succede anche a me, diciamo. Da È notare come questa se- scena altissima di volume. Scena altissima. Da Allora, notare- praticamente Jack, succede che ogni tanto lo schermo si blocca, ok?
E quindi questa è una cosa che succede pure a me purtroppo. Ah, schermo si blocca, come fai a risolverlo? Sì. Come si risolve? Beh, allora, diciamo che io ho bloccato, diciamo così, lo schermo facendo il tasto dello spegnimento, diciamo così, Ah. e poi ho riaperto lo schermo. Ah, ma non si Però può diciamo spegnere. che forse la cosa più da fare sarebbe quella di riavviare il cellulare. Dark Slayer, guerriero in disgrazia, il potere dell'oscurità. Che Anche a me è successo, una cosa simile. Vabbè. Eccola la Yamato, Beowulf e Force Edge. Ne ho tutte e tre? Non penso. Summoner e non penso. No, mi sa che hai tutte e 4. Sì. Perché ti sblocca con la Beowulf di coso perché l'hai sconfitto. Con la Yamato. Tecnicamente non l'ho ancora sconfitto. Piccolo fanfare, la scena di Vergine Arc nella libreria l'hanno messa nella Special Edition. Ah, quindi non c'era prima. Ok. Scena del manga prequel. Non sapevo che veniva dal manga. Fantastico. Scusate la mia ignoranza, però. Ok, fantastico. No, non dici. Sì, è vero, lui c'ha il piccolo stile. E questo, Jack, e questo non sarà niente. Beccati quello che beccherai con la Yamato quando sarà su Devil May Cry 4, poi ne parliamo. Vabbè. Volevate la Yamato. Soprattutto con dei post. Ma che bello, è vero, sul potere teletrasporto. Mi ricorda un certo personaggio del 5 il potere del teletrasporto. Chissà chi. Chissà chi mi ricorda il potere del teletrasporto. Lo usavo tantissimo io. Vedi l'attacco con le spade, Jack? Sì, bello. Nel 4 c'è un'arma simile, però 100 volte diversa e 100 volte più divertente. E mi sa che già Noemi ha capito di quale arma sto parlando, perché se anche lei ha giocato a Devil May Cry 4, cosa ha capito? Quello degli giochi Noemi, su quale cosa? PC, console? Dov'è che giochi tu la saga di Devil May Cry? Molti se ne giocano su PC. Adesso su PS4, ma tendenzialmente su PS5. Ok. Ma che livello veloce. E neanche mi faccio essere. Neanche qua. Però forse. Ah, niente. Era troppo bello per essere vero. Però, ma sapete che non mi dispiace, Virgil. L'hanno veramente fatto pazzesco come personaggio. Raffaele, che ne pensi del Milan? Beh, diciamo che adesso ho saputo soltanto questo fatto del nuovo allenatore, Amorim. Ma purtroppo devo dire che questo qua, allora, diciamo che fece bene allo Sporting Lisbona. Raffaele, scusami. È stato un disastro. Raffaele, scusami, come che si chiama l'allenatore? Amorim. Avevo capito Aburim, ti stavo dicendo, è il demone del film La croce dalle 7 pietre. Stavo dicendo che cavolo ce l'avete come allenatore Forse nel ho Milan. capito, non ricordo. Ma lo vedremo, ragazzi. Date il tempo. Se date il tempo, perché io non ho il condizionatore. Se avevo un condizionatore, e non è che non voglio prendermi il condizionatore io, non c'ho il buco qua, cioè è attaccata come si dice, la tapparella. Come diamine faccio? Jack, leggi il titolo. Non c'ho il buco? Cos'è? Leggi il titolo della missione. Dimmelo tu. C'era scritto prendi a randellate i demoni. Sono qua apposta. Come ti dico sempre io, cioè che ti prende a randellate quando sono qua apposta. È stata una stagione non facile. No, infatti una stagione proprio disastrosa comunque, cioè. Davvero. Beh, comunque diciamo che, come stavo dicendo, comunque nell'ultimo anno Amorim, diciamo che non ha fatto benissimo allo United, ma comunque vediamolo il Milan. Può darsi pure che andrà meglio. Sì. Io infatti un po', ieri l'avevo sentito perché mi aveva detto, stavo un po' sfottendo dicendo che praticamente il Milan si è preso quello che ha mandato in difficoltà il United. Ciao Andy! Grazie mille, sorella, io voglio pure tu. Ciao Andy, buona serata. Boia, mi sono fatto esplodere addosso. Oh boia. Boia. No, nel frattempo Leonardo ha detto una notizia molto molto importante, perché il Real Madrid è ufficiale che ha preso Cucurella dal Chelsea.
prendeva Cucuretto. Antonello Cucuretto, il nostro amico. E io ce l'ho Cucuretto? No, non ce l'ho più. Una volta avevo un'immagine di Cucuretto che potevo mettere per... Sento Jack che dice un nome in sardo. Che è siciliano, però. Peccato che è siciliano. Pensiamo tutti che sia... Mi fa venire in mente... È siciliano Cucuretto, non è sardo. Non so che sembra sardo. È 100% siciliano quell'uomo. Il sostituto di Carvajal, no, comunque non è il sostituto di Carvajal, perché allora la differenza è questa: Cucurella è un terzino sinistro, mentre Carvajal era un terzino destro, quindi non è il sostituto. Qua non riesco a fare un grande stile, qua fatto schifo, ragazzi, voto D. Mi fa venire in mente nel film Bomber quando c'era quell'attore sardo che fa io sono il Cagliaritano Piddo, lotta per il costo della mia, come che si dice, lotta per i pesi massimi, ora non mi ricordo cos'era, e quindi ogni volta che sento Jack che dice nome in sardo, ma ripeto, tu sei siciliano e quello è siciliano come te, però tu gli hai dato del sardo, perché non sei neanche tu. L'amoroso nuovo allenatore del Feyenoord. E chi sarà mai? Aspetta, mo controllo. Lo stile Dark Slayer è belloccio, sto stile, mi piace. Allora, Van Bronckhorst, grande, te l'ha scritto, non è Raffaele, non c'è bisogno di Van Bronckhorst, vabbè. Io lo chiamo Van Bronchenolo. Grande terzino del Barcellona, mamma mia che giocatore che Io era. l'ho sempre chiamato Van Bronchenolo. Van Bronchenolo, senti quell'altro. Fa bene per la tosse. È una vita che lo chiamo, sono 20 anni che lo chiamo Van Bronchenolo. Poi dici perché non te ne dovremmo dare tante che ti dovremmo cambiare i connotati. Vabbè dai, fa ridere su, fa ridere. E a proposito di allenatori, c'è stato questo colpo del Liverpool in panchina che mi è piaciuto molto. Ma c'è ancora sto livello, addirittura ha preso Iraola. Ma che cosa ne so, guarda Leonardo, onestamente non lo so. Raffaele è quello della Iola. Cioè? Cosa? Tu hai detto il nome dell'allenatore. Dell'allenatore del Liverpool, Iraola, sì. Come diceva la pubblicità, è quello della Iola. Non ho mai sentito questa pubblicità. Tu che lo vuoi sapere? Vuoi sapere, c'ho più anni di te, che vuoi sapere? C'ho più anni io di lui. È quello della Valsoia, allora. Valsoia, hanno fatto la pubblicità della Valsoia. C'era in una pubblicità che quello diceva praticamente, cioè pubblicità. Spieghi perché non mi spara la Valsoia. E famo sto boss fight. Perché lui non utilizza, perché lui non ha armi da fuoco, Jack. Come non ha armi da fuoco? C'ha le lame verdi, però non faceva nulla. Boss fight, ragazzi, mi raccomando, aiutiamo Kevin a salvare il mondo. Aiutiamo Kevin. È quello della Iola, quindi. Kevin. Okay. È quello della Iola. Non so cosa sta Iola. La Spagna, siamo arrivati al 10° minuto. Stanno giocando adesso. 0-0. Cioè in America che fa sempre le partite tardi, niente, la Spagna che è la mia preferita la fanno adesso. Grazie. Insomma, su un commento precedente che diceva che giustamente sono orari veramente esorbitanti. Ragazzi, è l'America con gli orari lì, non è che possiamo cambiare il fuso orario, la gente deve stare a un orario. No, per l'amor di Dio, quello è purtroppo il fuso orario e funziona ragazzi, così. NBA è la stessa cosa, 3:30, 4 del mattino. Esatto, non fa. Se invece fosse stato nel continente europeo, era ben diverso. Ma ragazzi, io spero sempre che vadano a potere. Ma lì ci sono i soldi, lì più che altro lo so, un po' un lecchinaggio. Sempre una questione dei soldi. Anche un lecchinaggio nei confronti di gente di potere che non dirò nome, ma questo non è complotto. Raffaele, e se fosse stato nel continente nero per Ponzi Po? L'hanno già fatto in Africa, mondiale africano, bellissimo quello, Sudafrica, quello con Shakira. Io stavo cercando la doppietta, sì, la doppietta. Volevo la doppietta. Bello, quello cerca la doppietta, la doppietta è quella, c'è la cosa ancora. Perché non ci sono nemici qua. Continente nero.
Non si può. Occhio, non fammi il ritornello, ti prego, poi mi bannano, non si fa il ritornello. No, mi bannano. Io mi immagino gli americani che quando si mette a giocare le squadre quelle là africane fanno sto cuore così, soprattutto gli italo-americani, cioè partono proprio schiaffoni peggio dei film di Bud Spencer e Terence Hill. La madre di Nero l'ha conosciuta. Bella questa battuta è bellissima, però. La madre di Nero l'ha conosciuta qui. Ah, ma guardate che è arrivato il grande Gigione! Gigio! Ragazzi, un attimo, Gigio dobbiamo... Per l'arrivo di Gigio bisogna festeggiare così. Voi non capirete le mie cosa che dico io, perché sapete che sono impazzito, ma... Allora, per quanto riguarda un attimo la domanda di Leonardo, io ho la sensazione che lo vincerà la Francia o l'Argentina. No. Spero quest'anno che la vinca qualche squadra di queste qui nuove che sono arrivate, perché io comunque non dovrei essere... Ciao Xinka, io stavo dicendo prima, non dovrei essere qua, dovrei essere da Xinka, ma ho visto che Xinka era dato da Karakairi e quindi in pratica me ne sono accorto adesso, non dovrei essere qui, dovrei essere di là, però ho detto proviamo Virgile, perché abbiamo finito il gioco da un quarto d'ora, 20 minuti, e cavolo, mi sto divertendo perché Virgile è un bel gameplay, io ho giocato nel 5 con Virgile. Jack, hai detto non dovrei essere qui, dovrei essere di là, Parazzero papà hai detto. Sì, dovevo essere da Sinca io. Però in realtà onestamente non ho neanche tutto sto caldo, ce la faccio, sopravvivo. Cioè, pensavo fosse peggio oggi. Così Jack, ma io te lo reggo 32 gradi, te li reggo. Vorrei rispondere un attimo a Noemi, che lei ha detto è qui che Sparda ha conosciuto la madre. No, Virgil ha conosciuto la mamma. Virgil. Non solo lui, ma anche Santa Slay nel suo film, ovvero Goldberg vestito da Babbo Natale, ha avuto una cosa simile. Goldrake? Un incontro simile. Sì, Goldberg nel film. Ho capito Goldrake! Ho capito Goldrake! Quell'altro capisce Goldrake. Ma sono immaginato il bestione che dice trovare compagna di vita, procreazione. Tu ci scherzi. Allora, praticamente quando la WWE ha fatto il film Santa Slay, dove praticamente Goldberg faceva Babbo Natale che era praticamente l'anticristo, e lo dice lui stesso nel film. Ma come fa l'anticristo? Ma chi l'ha avuto quest'idea? Anch'io ho capito Goldrake, veramente, siamo in due. Io ho pensato, perché poi mi viene in mente la canzone, non posso farla perché è bannabile sta canzone di Game Boy, però quando diceva l'ho capito. E dice no, non è UFO Robot, era l'astro di Gundam. Scusami, perché? L'ho capito. Non bisogna essere troppo volgari perché ci sono delle limiti. Comunque, come ti stavo dicendo, c'è praticamente c'è il coso, come si chiama? C'è proprio questa scena in cui Goldberg vestito da Babbo Natale. Ma perché continui a chiamarlo Goldrake tu? È colpa mia. Goldberg! Continui a dire Goldrake. La terza volta. Goldrake. Finisce in uno strip club. Qui tra le attrici di questo film c'è anche colei che poi divenne la futura signora Goldberg. Ah sì? Quindi sì, e la scena poi te la devi guardare. Stavo cercando di capire cosa c'entrava Goldrake. Lì io lo vedo su Amazon, vendono pezzi di ricambio per Jack. Ma io ce lo vedo comunque Goldrake che va a cercare evoluzione. Purtroppo a Jack gli dobbiamo comprare cosa? Come che si dice? La PlayStation 5, vero Lio? Vai Lio. No, accetto donazione, Lio, accetto donazione. Mi mancano circa. Non essere troppo volgare, non l'amplifon. 30 euro. Gli amplimini, ecco. 35 euro. Vai Lio, gli amplimini a Jack. Useremo i soldi del computer di Lio per riparare la Play 5. Ma perché dobbiamo utilizzare? Perché no? PC? Perché? Ma perché sì, tu così stai lì e guardi il cellulare che sei comodo, ti metti in posa. È bellissimo, dai. Ma perché no, stanza del guardiano del ghiaccio, no.
il mio primo vero boss con Jerry, senza scene però. Quanto Perché di ghiaccio. è incredibile come invece nel 5 c'è un sacco di scene, nonostante tu fai Virgin hanno aggiunto un botto di scene. Ma perché qui Ma io che ho Beowulf, che io adoro quest'arma, come tu sai che adoro Beowulf. Adoro il nemico, cioè odio il nemico, perché il nemico è proprio odiosissimo. Ma lo sai che Beowulf come nemico è veramente pazzesco, sgradevole. Ma tu ti sei accorto che a differenza di Dante questa volta Cerbero non prende fuoco? Ti sei accorto? No? Perché forse perché diversamente da Dante, Virgil, essendo che c'ha quel fuoco blu, ecco, no, vabbè, stavo sbagliando. Oh, io stavo sentendo lì, mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima a Xinkai. Xinkai, ti ho mandato anch'io il sogno che ho fatto sabato. Sabato praticamente ho sognato che era venerdì, il giorno prima, perché il sogno sempre che è venerdì, i miei sogni sono sempre di venerdì, per il motivo. E praticamente avevamo finito il giorno prima Resident Evil 6, quindi il sogno era canonico, da loro. E allora cosa faccio? Non faccio la live io, trasmetto Xinkai che gioca, e io faccio un commento. E attenzione, perché lei mi fa non commentare lei. E io ho commentato, attenzione amici, incredibile, vediamo Xinkai che sta combattendo contro i nemici, spara, incredibile, ce la facciamo, è incredibile, niente, era tipo... Perché che si è appena tramutato in Mike Buongiorno. E per commentare Xinkai, e giuro, pagherei oro per vederla a schermo. Allegria! Allergia, amici spettatori, oggi c'è il polline. Sconfitto. Io che tutte queste pubblicità... no. Vediamo se ti sblocca l'arma. Ma mi sa di no. Lì non gli mettere in testa Cose strane. Xinkai, ma è colpa mia se quest'altro mi dice che sogna che fa da Ma quindi Xinkai non ha sentito il mio sogno perché c'era la pubblicità. Oh boia, si è perso il sogno. No, si è perso il sogno con lei. No, io mi stavo ridendo e scherzando. No, beh, te l'ho mandato in ogni caso. Cioè, t'ho proprio copia e incollato quello che ho scritto nel mio diario. Guarda. E io sono il diario dei sogni. Ho sempre avuto in realtà. Poi è pensato infantile, lo cancello ai tempi. Quanti quaderni buttati di diario dei sogni che avevo io a 10 anni, 11 anni, 12 anni. Poi li bussati. Trova la chiave per raggiungere le stelle. Ah, le stelle. Io conosco una stella che è la preferita da Dio. Chiamo virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino. Jack, ricordati, le stelle sono tante, milioni. Ma certo che ci guadagnano loro, io piccinino, ma io poi non sono un grande fan delle pubblicità. Come Jack, dico, ricordati, le stelle sono tante, milioni di milioni. Ma c'è una stella particolare che vuol dire qualità. Non posso dire il nome. Ma no, dilla perché non lo so che cos'è. Le stelle sono tanti, milioni di milioni. La stella dei Negroni. No, ma cos'è? È vero. È la marca di salame. Okay. Salame, ragazzi, salame. Fatemi prendere un colpo. Te l'ho detto, cioè che te l'ho detto in modo. Ma io che cavolo ne sapevo? Pensavo che magari io non voglio dire che so, mulino bianco, non voglio dire mulino bianco. Magari... Tu mi dici, dilla tranquillamente. Ma che cacchio ne so io che cos'era? Io non ho mai visto sta pubblicità. E niente, Dio, cioè, colpa mia, è una marca che si chiama così, ragazzi. Nella notte che ci gira intorno. A posto. No. Noi siamo figli delle stelle. Adesso cosa c'entra, figli delle stelle? Vabbè, ma c'era anche il cocktail. E appunto c'è anche il cocktail, ragazzi. Ragazzi, non è che posso bannarmi perché esiste una roba che si chiama così. Ragazzi, una volta ho detto, io non posso dire sta parola. E uno che aveva quel nome lì. Ciao, piacere, tu non puoi dire la parola che è il mio cognome. Non posso farci niente. Non posso farci niente se tu ti chiami così. Non posso dire quella parola. Il fatto è che negli ultimi tempi, anche se dici una parola così per scherzare, la IA la prende a insulto e rischi è un algoritmo. Allora vi spiego.
No, ma sto livello non me lo voglio fare, perché sto livello mi fa... No, volevo dirvi una cosa piuttosto, la spiego a Noemi perché non lo sa. Immagina da un giorno all'altro mi ci si sovrascrivono i ricordi, mi alzo e dico, ma io chi sono? Si chiama amnesia dissociativa localizzata, non è generalizzata, è localizzata, perché non è avvenuta tramite trauma, non si sa per quale motivo, da un giorno all'altro, puff, mi sveglio e ho perso tutti i ricordi degli anni precedenti. E questo significa che ho 0 ricordi dei miei anni elementari, 0 di questo, 0 di quello. Ricordo solo i ricordi fisici, tipo quando mi sono fatto male, quelli mi ricordo, ogni volta che mi sono fatto male me li ricordo, però tutte le altre cose, puff, sparite dalla memoria. È incredibile, non ricordo nulla, non ricordo neanche la vecchia casa, non ricordo proprio niente. È assurdo, ragazzi. A volte ricopero qualcosa tramite sogni, ma non riesco proprio a... E non è che i sogni siano proprio affidabili, dimmi. Allora, risposta dalla carissima Xingai. Dopo Ciccio, non so se l'ha presa peggio Jack o Pep. Non hai idea delle cavolate sparate prima con Pep da me. Dopo Ciccio, li abbiamo rovinati. E quindi insomma io ho sta cosa praticamente che niente, vorrei recuperare i miei ricordi. Ho provato anche a fare diverse sessioni di autoregressione, perché c'è uno psicologo che mi dice ma che cavolo te ne fai dei ricordi? Sarà un motivo per cui il tuo cervello li ha rimossi? Io sono convinto di no, sono convinto che non c'è nessun trauma, continuo a pensare che non c'è nessun trauma, però cioè che è successo così, non so perché. E quindi insomma vorrei della storia e ogni volta c'è una parte del mio subconscio che mi dice tu non sei pronto a ricordare. Perché cacchio, ma non... guarda che sono adulto e vaccinato, per dire, sono adulto, posso ricordare tutto quello che voglio, ma no, niente. Cioè, ma non è adulto ma non è vaccinato, ragazzi, ricordate. No, beh, un po' di anni che non faccio più vaccini, no? Passo un po' di tempo. Allora, a volte li facevo c'era sempre quello del tetano, perché vivendo nella mia zona l'antitetanica era fondamentale, ragazzi. Bastava toccare un po' di ferro arrugginito, rischiare di pigliarsi il tetano. Volevo sempre fare Beh, meno male che io invece sono un uomo maturo, ma anche vaccinato. Sì. Si è fatto l'antitetanica anche te, questa cosa praticamente... No, esiste! No, in realtà, te lo scrivo! In realtà, allora, ho fatto il vaccino per l'influenza. Ero già stato su Marte. Sì, te l'avevo raccontato che avevo fatto un sogno su Marte una volta, sì. Vabbè, ma Marte, penso, quante persone che amano le stelle pensano a sognare su Marte, è normale. Dicevo, non è sorprendente. Raga, io sto scrivendo un capitolo di una mia storia ambientato su Marte. C'è magari un collegamento alla storia italiana, all'oscura storia italiana, quindi dico solo questo. Non sarà mica quel film di cosi su Marte, spero. È ispirato però il protagonista non è una mi piacciono solo quando li fai fuori di quella cosa politica lì. In realtà il protagonista è un soldato afroamericano. Vabbè, ci sta, ma... eccolo qua la mia Yamal, addirittura in panchina. Guarda un po'. Yamal! Non vogliono proprio vincere se mettono Yamal in panchina. Ma io proprio non capisco, veramente. Eppure per me, per Yamal è un giocatore io scappa, Jack è stato su Marte, io sento di essere su Marte con Jack, io fuggo da Marte e non è più sicuro stare lì, vieni su Venere. No, ma io ci vado sempre su Venere, il mio posto preferito, cavolo. Io scappa, Jack è stato su Marte, io ho sognato di essere su Marte con Jack. Lì fuggi da Marte, non è più sicuro stare lì, vai su Venere, tanto sei siciliano al caldo sei abituato. Sì, cavolo di una miseria nera, ma non è possibile. Quello con le bombe c'ha le mani di ricotta, quindi già rischiamo di far saltare. Potrei usare qualche capsula e lanciarla come se fosse una granata, ma l'idea, grazie a Dio. Hai dato un'idea molto saggia, lo farò, va bene, sarà così. Yamal entrerà nel secondo tempo, ma veramente? Può essere, sì. Domani è un'altra boss fight, su di persona, ho una boss fight incredibile domani. Ci siamo appena giocati Marte. E nel frattempo facciamo una bella boss fight. Ma vengo anch'io, fatemi solo distruggere questo.
Sì, Jack, sì, vai tranquillo, Mi Jack. piace come vocalizza Virgil, è molto delicato. Così. Quindi al 24esimo giustamente si sono fermati perché fa caldo e quindi si sono dissetati. E questa è la cosa migliore. Gli hanno dato la birra DAF Sono furbi a fare le partite quando da loro è ancora orario caldissimo. Guarda, geni. Dei geni. Raffaele, gli hanno dato le birre DAF. Ma poi le vai a fare in Messico, che il Messico è bollente, si sa che il Messico si In brucia. Messico gli danno la tequila diretto. Sì, peccato Gli danno le che bottiglie gli sportivi di non devono tequila. assumere alcolici in una prestazione sportiva. Ma penso proprio che i giocatori tanto non possono manco berla la birra, per cui... Infatti. No, dico tequila e sombrero quello fatto Ma gli danno con- l'estate col sombrero, con la pasta di nachos. Non si sa mai che fine ha fatto il famoso Pianeta 9. No, in realtà ho proprio letto ieri una notizia che il Pianeta 9 potrebbe esistere. Era Focus, ragazzi, non era Topolino o rivista complottista, era Focus. E potrebbe esistere, ma avrebbe un ciclo di giro attorno al Sole, cioè un anno solare, di 7400 anni, per quello che non riusciamo a beccarlo. Però era lo stesso scritto che è difficile che sia veramente così, perché dovrebbe creare altri problemi di moto. Quindi diciamo che è molto dibattuta, la maggior parte non ci crede, però c'è una possibilità che possa esserci anche un ciclo lunghissimo. Fun fact, era quanto un Ranger di Power Ranger. Dan Southworld, la voce è proprio sexy, ha un vocione. Sì, vabbè, anche io, Johnny Young Bosch comunque, ma io che non vuol dire, non è che io sono attratto dalle voci maschili, ci mancherebbe altro, però, ripeto, lo riconosco, se uno ha una vociona potentissima, glielo riconosco. Caspita, una voce da paura. Chi? Sì. Scusami Jack, Noemi, chi era il Quantum Ranger dei Power Ranger? Chissà quale serie era Quantum Ranger. E vai, abbiamo sconfitto il boss, bene. Ma io sono esperto di Super Sentai, con la S, non pensate male che poi io a pensare maniaco, no, ho detto Sentai, perché sono esperto di quelli delle versioni giapponesi. Sempre io devo pensare male, tu dici le cose io devo Ho pensare. specificato Vabbè. che era con la S, non era con la H. Dan. Ah, Dan, ok. Sì, anch'io ho sentito la stessa cosa proprio su Focus. Infatti, io una parte di me ci vuole credere, non è che ci siano delle prove, evidenze, però sapete che c'è il James Webb Telescope. Nei prossimi anni ci fornirà nuove mappature. Io ci credo, ragazzi. Come va la boss Jack, fight? tu hai Ma detto come ho il perso la boss pianeta- fight? Come ho perso? No, sono vivo. Jack, tu avevi detto il pianeta 9. No. Appena detto il pianeta 9 mi è tornato in mente quel famoso film Plan 9 from Outer Space. Ma quello è Planet, non è Planet. Sì, ho capito, però ci somiglia. E mi sono immaginato sto pianeta qui che talmente ce l'ha con la Terra che dici cavolo la dobbiamo conquistare, quindi fra poco vedremo arrivare i tizi del pianeta 9 lì che ci Sono simpatici i terrestri. quell'altro ma arriva la notifica adesso che sta iniziando la radio, ti spiace, vabbè. Chi è? Il tuo caro collega Piero. Ah, ma sì, ma chi se ne frega. Sono sempre gentile, quando c'è lui diverso. L'ultima volta, ricordati che l'ultima volta hai detto che non potevamo farci il ride. Non volevo farci il ride perché altrimenti mi perdevo i capelli. È arrivato, Ragazzi, i capelli poco sono delle dopo, poche cose che mi sono uscite bene dalla natura. Cioè i capelloni, me li voglio tenere finché posso. Voglio tenere i miei Hai capelloni. ragione, Jack. Ma sapete Comunque, quanto Jack, ho appena desiderato puoi, avere dei preparati. capelloni? Non posso andare qui sopra? No. Dico Jack, appena puoi preparati che come si chiama, che Vorrei che finisse sto livello. Devil May Cry 4 non sarà una passeggiata, Ma perché capito? questo è stata proprio una passeggiata di salute, come no, guarda. Hai visto quanto sono sclerato tutto il gioco? Mi senti mai sclerato Sì. tanto? Ma ti dico solamente una cosa, ci saranno una para di boss La porta che rossa, saranno- lo so, ho detto, magari. Mi ricordo che una volta ho fatto delle scale invisibili in sto gioco. Ma non sarà una passeggiata, ma ce lo godiamo così com'è. Non è un problema. Allora, comunque, Jack, vorrei farti un attimo un fatto, se posso. Certo.
Allora, come dicevo pure in precedenza, un commento che ho scritto pure qua in chat. No, lui no! Allora, praticamente, guarda, ti giuro, Jack, che pure in questo momento, se ci fossero le possibilità, io avrei voglia proprio di scappare da questa vita e soprattutto andarmi a fare una vacanza. Te lo giuro, La Jack. vacanza, ma perché non te la fai la vacanza? Poi dici dal cavolo. Sì, lo so. No. Dimmi. Pensa Sì, un bello io yacht, dico- io ti posso dare anche un consiglio perché mi sono già cercato la vacanza perfetta. Aruba, nei Caraibi, ragazzi, Aruba. Vado, che perché- bello! Fra l'altro, criminalità bassissima, sicurezza elevata, prezzi ridotti rispetto a posti come Nassau. Quindi voglio dire, è molto 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 conveniente. Io, certo che faccio Devil May Cry 4, faccio DMC e faccio Devil May Cry 5. Il pianeta 9 sono io che ho una mia gravità. Bellissimo, il pianeta Gigio sarebbe bellissimo, cavolo. Raffaele, Comunque perché voglio non, sentire un attimo perché non io, ti, dimmi tutto io. dico, perché non ti apri un ciringhito sulla spiaggia? Quale vita meglio di avere un Sto prendendo ciringhito sulla spiaggia? Uno di quei chioschetti dove puoi farti degli amici e poi bevi alcol come se non ci fosse un Ma domani. perché deve bere alcol? Ma cosa? Quella è la parte quella è la parte più Jack, interessante. scusami, in un ciringhito, in un chiosco sulla spiaggia, che cavolo gli diamo da bere? Ma ti pigli un bel estate? Il latte. Ma io il sono latte, sì, si nota che io bello, sono fan del bello, tè. Si nota. bello, no, bello, diamoci da bere. Non sto dicendo che il tè freddo faccia bene, Quando ci chiedono una margherita. Ok, Gli do la margherita. Mamma mia, non ce la farò mai a battere sto boss. Facciamo le truffe, facciamo le classiche truffe all'italiano, sì, Che bella idea. Mi le piace, truffe all'italiano. non è una cattiva idea. Beh, comunque a proposito di luoghi di vacanza, vorrei Sì. soltanto dire una cosa. Devo leggere dei messaggi di Xinkai però, ragazzi, non fatemi perdere i messaggi della cara Xinkai. In realtà dicono che sono stati gli eventi accaduti sulla Terra, potrebbero essere convocati dal pianeta 9, potrebbe essere un po' di verità. Ciao Gigio, si entra nella Porta Rossa, fatto già Devil May Cry 4, sì, sarà imminente. Avevo sentito Favicei. Favij Cosa non è qua sul canale. So. No, Topo Gigio. E poi c'è un altro messaggio di Xinkai. Ti immagini gli studiosi che lavorano a scoprire il pianeta 9? Il pianeta 9 esiste, invece io ragazzi oggi ho fatto una bella grafica per Gigio, oggi gli ho fatto la grafica Lies of Gigio, gli ho fatto la grafica bellissima. Ho scoppiato da ridere, Wow. ho scoppiato a ridere oggi. Wow. Certo. Singai. Tra l'altro c'era la sua faccia arrabbiata perché aveva appena perso contro un boss. E quindi aveva la faccia arrabbiatissima in quel momento lì, quindi aveva una faccia perfetta, proprio c'è lui vicino a Pinocchio, tutto arrabbiato, è bellissima questa, sono morto da ridere, è morto da ridere anche lui. Io Singai. vado Pinocchio, ma cosa fai? No, qua il fatto che dice che i studiosi chiedono a Jack delle prove. Entra Jack, fa aspettate un attimo, esce dalla stanza, torna pieno di estate, fa ecco le prove e quelli subito a posto, mandiamolo sul Questo pianeta 9. liquido è stato prodotto sul pianeta 9, è bello, ha un È sapore bello, molto grande sto coso. pungente. Jack, la puttana della miseria nera, ce la smettiamo di fare i coglioni per una volta e facciamo i seri. Sì, guarda cosa sto facendo io sullo schermo, poi mi dici se sono serio, cavolo. Guarda cosa sto facendo io. Io ti giuro, se Devil May Cry 4 fai il pirla, ti vengo a cercare a casa. È impossibile che io non faccia il pirla. Io sono pirla. Io sono pirla, come faccio a non fare una cosa che sono? Per codino alla Poleiman te lo strappo proprio a mano Adesso è un nude codino e alla ti faccio- Steven. Adesso è la Steven Seagal il codino, Adesso è la Steven Seagal il codino. Prima era la Poleiman, adesso mi è cresciuto, ho più capelli, quindi io E ragazzi, faccio vedere ancora una e cosa. comunque una cosa. No, non ve la faccio vedere. Ok. Faccio vedere una Comunque, cosa. grande Steven Seagal, grande attore anche lui. Sì. Comunque, come volevo dire in precedenza, velocemente, allora volevo raccontarvi soltanto Non di finire la questo sogno difficile per il che- costume di Dante, già. Difficile sì. Allora, Jack,
praticamente io l'ho sognato, ma comunque ho tutte le intenzioni sognato? che sia bene pure, Chi hai ok? sognato? Chi hai sognato? E quindi il luogo delle vacanze in cui io voglio andare è la Grecia. Bella Bellissimo. la Grecia. Eh. E so anche dove andare, ragazzi. Dove? Santorini. No. Bravo. Lo sapevo, lo sentivo. Io ragazzi sono telepatico, quindi a volte mi... Mamma mia, la Spagna è andata vicino al gol. Jack è telefratico. Ah, fuori gioco però. Vabbè. Vamos, spagnolo. Allora, Jack state è vedendo i costumi? telefratico, raga. Faccio così, traduce in italiano perché non capisce l'inglese, non che per me sia un problema. Dante senza maglietta, aspettate per la missione, si sblocca lo finito a facile normale. Modalità normale, si sblocca basta l'1, basta normale, non difficile. Dante DMC1. Poi Dante senza cappotto in DMC1, difficile. Leggendario Cavaliere Oscuro, modalità difficile, ok. Super Dante, modalità difficile, o il Palazzo Sanguinario, che sono tipo 200 piani, una roba pazzesca. Jack, leggi l'ultimo. Leggi l'ultimo. No, l'ultimo. L'ultimo costume. Cavaliere Oscuro super leggendario, so. ovvero Nero cosa? Nero Angelo. Non è, Cavaliere Oscuro, quello è quello di Dante, è quello di Virgil. Eccolo, Virgil corrotto, un costume che rappresenta Virgil quando era sotto il controllo di Mundus. Sì, ma sto costume eccolo qui. Nero Angelo, sì. Nero Angelo. Signora, cambierà nelle scene tutta la motociclista, indossano tutta bianca integrale, com'è signora? Lady, ma dai! Già è la traduzione, ragazzi, ho usato la traduzione in italiano, ovvio che Lady è diventata signora. Beh, è un po' bannabile questo vestito, però siamo lì. Ok, siamo lì. Carino comunque. Virgil, ti fa vedere i vestiti. La motociclista è molto particolare. No, ma quanto è bello questo vestito di Virgil, ragazzi, quanto è bello. Porco cane. Jack, ti stai avvicinando al prossimo capitolo nella descrizione, quindi io ti dico, se tu vuoi continuare, puoi continuare a scorrere la pagina e a prepararti di quello che troverai. Se no ti direi no, non vado oltre assolutamente, ci mancherebbe altro. Con la faccia, c'hai ragione, però c'ha ragione il gioco, ti premia anche per gli sforzi, è giusto così, ragazzi, è giusto così, non mi posso lamentare, perché se io fossi più bravo, mi fossi impegnato di più, avessi voluto fare roba tosta, Tony, guarda che Xinkai c'è sempre, tu che non c'eri, però sono contento di rivedere il mitico Tony, grande Tony, ragazzi, bisogna farsi un tatuaggio. È sempre un piacere vedere Xinkai. Sappiamo che come Tino si fa un bel tatuaggio con il logo di Tony sulla fronte. Pensa che bello. Tatuaggio di Tony sulla fronte. Pensa che bello. Io ce lo vedrei. Pimplon! Mi ha fatto perdere un colpo. Si informa il signor Jack Leone Max che mancano 20 minuti. Bene. È proprio giusto per salutarci, ragazzi. 20 minuti alle 7. Bene, è proprio giusto per salutarci. Perché io poi domani ci sono e vi porto Persona 4 Golden. Facciamo il primo boss serio del gioco, vediamo tutte le scene, le cose che ci servono, e poi domani chissà se riusciamo a fare 2 ore. Se riusciamo a fare 2 ore sono contento. Se non riusciamo a fare domani sarò l'ombra di Jack, gli starò dietro come un coso, gli starò dietro come un falchetto in cerca della sua preda. No. Domani Elio sarà là a dire: oh senpai, ce la puoi fare. Grazie mille, Noemi, gentilissima così. Jack, prima stavamo parlando del fatto che tu avevi la civetta fuori da casa tua. La civetta che faceva pi tutta la notte. Da me c'è non so se è l'assiolo o il l'assiolo è veloce, fa un suono tipo come che si dice Assiolo. È l'assiolo esiste. No, c'è un atto rapace notturno che inizia, che non è Barbagianni, il Barbabianco. No, minchia. Barbabianca non è nemmeno la civetta, quello che fa un chiù, è un personaggio di One Piece. È un personaggio di One Piece, Barbabianca. Quello che qui in Sicilia viene chiamato Q. Perché fa Q? Quell'altra mia madre dice a civetta non è. È il Barbagianni.
Il Barbagianni. Siete un Ragazzi, attacco di vi faccio vedere che io come qua fuori. Allora, qua dalle mie parti c'è la civetta che quando fa Q, quando si sente proprio il Q, significa che nel quartiere mio qualcuno sta stirando le penne. No, non è vero, è Raffaele che si lamenta. No, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E che devo fare, ragazzi? Purtroppo è No, è Raffaele fuori, lui pensa che tipo è una scaramanzia. Eccolo qua. Questo ragazzi sarebbe l'uccello che c'è fuori da me, è Barba Bianca. Mi devo dire. Jack, vai a fare il culo. No, le parolacce no. Ok. Jack, allora, no, la cosa bella è che più di una volta al paese mio è successo che c'è stato il Q, cioè che si è sentito il verso, e che poco dopo è successo il fatto che qualcuno ha tirato le penne. Se io ero il prete avrei detto è morto, signore, è morto. C'era il Q. Vabbè, ma è un po' come le scaramanzie sulla gazza. C'è io le gazze le vedo sempre. Se ne vedi una, porta dolore. Se ne vedi... Jack, mia madre ti saluta. Salve, signora. Dice salve, signora. Viva la Sicilia. Quindi, viva la Sicilia. Quindi. Io so ciuciare, a me non mi interessa niente. Lei è del Lazio, della provincia di Frosinone, quindi due mondi opposti che però si attraggono. Lui è milanista. Chi è milanista? Io non sono milanista. Che stai dicendo? Io hai avuto le che sei? Sono di niente. Sono neutrale. Sono la Svizzera. Però... Non sei della Svizzera, no? No, non sono della Svizzera. Non lavoro in banca, quindi non sono svizzero. No, Jack, non l'hai capito. Tu hai detto sei neutrale. Sì. Lei subito ha detto allora è svizzero, perché i svizzeri sono neutrali. No, Novi. Novi, vabbè. Oggi utilizziamo droghe proprio di quelle pesanti. Ma mai usata una in vita mia, guarda, sono proprio così di mio. Ho battuto dice aglio, prezzemolo, rosmarino. Ho battuto la testa dal triciclo, sono l'unico che è caduto da un triciclo in tutta la storia. Da triciclo ha preso una trampata con un palo. E mi hanno messo i punti, quindi. Io sono così di mio. Siamo tutti nella stessa barca. Quindi. Si sa che i tricicli sono fatti per essere ribaltati quando pesi. Mia madre vi saluta. Grazie signora. E quindi vediamo un po'. Allora, che bello, abbiamo finito la Devil May Cry Collection. Ragazzi, che sta morendo. Ma quanto è bello quando finisci un gioco che dici ne ho completato un altro. È bellissima questa sensazione. Che poi tanto abbiamo il 4, ce l'ho già tecnicamente già installato, cioè, Dottor Jack, mi scusi. Sì? In realtà, se posso dirlo, cioè finire un gioco sì è bello, ma ti mette comunque all'interno un poco di tristezza, perché poi comunque non capisco questa sensazione. Io voglio vedere il giorno in cui Gigio dirà ho finito Final Fantasy XIV, e io dirò non è a fine, non esiste la fine, non esisterà mai la fine di quel gioco. Allora, non sto dicendo questo, sto dicendo che sì, lo so. No, è che di più, sai, qualche volta ti affezioni così tanto a un gioco che ti piace che vorresti che non finisse mai. Ecco. Vabbè, faccio vedere una cosa, dai, tanto che sono qua. Mi sono iniziato il file. Tanto che prima di staccare, dai, sto ancora 4 minuti, dai, 4 minuti se sopravviviamo al caldo. Comunque, anche perché comunque Xinkai, te l'ho detto, è assurdo. Tu sogni i sogni che io mi programmo. Io voglio fare dei sogni, mi sono preparato, ogni volta mi preparo sto scenario nella mente che voglio prendere una navicella chiamata Voyager ed esplorare lo spazio. E ho già calcolato tutto come funziona la navicella e tutte queste cose, così che di notte possa sognarlo. Indovina chi sogna i sogni che voglio fare io? Xinkai. Sogna me che vado... però io non riesco a sognare questi sogni, quello che mi spiace. Sì, in passato avevo visitato Marte prima di decidere queste cose. Jack, vorrei ricordarti che quella volta che noi abbiamo fatto la sessione c'è stata quella figura femminile che ti ha chiamato Sergei. Quindi vorrei capire... Sergei. Ok.
vorrei capire cioè, se i sogni tuoi sono collegati alla sessione mia. No, non penso, non lo so. No, l'ultima volta la figura femminile che cosa ha detto? E sanno che Sergei non si ricorda niente, visto che eravate insieme sullo stesso campo di sono battaglia. Tendenzialmente amnesiaco quando si tratta di ricordi di altre vite, quindi sono tendenzialmente amnesiaco, io non posso sapere esattamente le cose come sono, però posso vedere che ho un bel party in questo gioco, molto carino. Comunque Gigio che dice non capisco questa sensazione è di finire i giochi, sì. E dice non sei. Hai visto come si chiama il mio personaggio? Che novità, come si chiama? Come potevo chiamarlo il mio personaggio? Massimo Narukami, come sempre, come domani, Massimo Narukami. Dimmi tu se è possibile che un personaggio che palesemente una bella figura. Ma sei un è maschio, Giurello è maschio lui, è mascolo lui, non è femmina. Mi ci metti lo so che te ci caschi, che dici una che ti invita, poi dici vabbè dai, cavolo, questa è una bella figliola, poi in realtà non è una figliola, comunque dici vabbè, fa lo stesso. Ecco, vedi che è maschio. Gigio dice non sei l'unico Jack, io con la bicicletta, quindi ho sbattuto anche lui. Massimo Narukami, sempre come persona 4. Vedi che è maschio, te lo ripeto ragazzi, io so che può sembrare è maschio. Ma quello l'ha detto chi è coso? Quello dietro allora, tu mi hai visto i capelli blu perché sono fuso con lui, mi è entrato dentro e mi ha dato questa forma, praticamente siamo fusi in uno. È lo stand di Jojo e coso, è Star Platinum. Al massimo sì, un po' più o meno, siamo lì. Comunque vedi che è fortissimo però. Ma perché c'è quello che si chiama Preta, che è palesemente una fusione fra un gorilla e Frankenstein? Devi dirlo al buddismo, i Preta sono gli spiriti affamati del buddismo, quindi devi dirlo ai buddisti, non devi dirlo a me. Ah, Jake, non so se tu hai visto. Ecco, questi sono i capelli che vorrei avere io nella mia vita reale, ma non ce li ho. Non so se tu l'hai mai visto su. Con la hanno creato una sfida a San Francesco a enfatizzare la bellezza a San Pietro, stile Mortal Kombat, stile picchiaduro, tra Gesù e Buddha. Non voglio commentare. Si vede bello che Gesù ci mette tutto l'impegno per sconfiggere Buddha, non ci riesce, arriva Buddha e gli fa assaggia questo. Appena lo assaggia tu vedi Gesù che praticamente, sai quando ti fanno bere la salsa piccante così dicono per scherzo e ti esce fumo dalle orecchie? Stessa identica cosa. Non farmi bannare per contenuto haram. No, è fatto con la IA, cioè non è cosa. Fatto con la IA, ovviamente. In realtà, scusami. Questo ti piace invece? Non vorresti conoscere un personaggio così? Ma che carino. Tristezza mortale, la sua abilità. Sì, è triste, talmente triste che guarda. Swamp Thing però con una maschera montata al contrario. Questo è il mio caro amico Slime, ma che bello che è lo slimino, che bello. Pensa a te ti svegli con uno slime che ti si spalma tutto sulla faccia, pensa a te. Ti entra nella narice. C'è un film, c'è una serie animata proprio anime che ha una cosa simile, non la posso dire perché sennò rischiamo il linciaggio. Ho paura del genere, non la conosco, ma ho paura del genere, guarda. Ti dico solo il nome, Monster Musume, ecco. Ho molta paura, l'ho sentita nominare sta cosa, ma onestamente non l'ho vista. E la Pixie, le Pixie sono le Pixie, ragazzi. In realtà è una cosa che apprezzo i giapponesi, i ragazzi non sono per forza muscolosi e dominatori, molti bei ragazzi hanno bellezza e intelligenza. Esatto. Ed è per questa ragione che su Netflix hanno pubblicato tutto Mare Fuori, che è la serie preferita di Dio. Madonna, ma innanzitutto non è la mia serie preferita. Preferirei che quella serie scomparisse dalla faccia della terra. Io preferisco serie un pochettino più thriller, come ad esempio La Porta Rossa. Porca di una miseria, quella sì che è una serie che adoro. Come si chiamava quel film? O se no Troppo belli. Io ho il tatuaggio di troppo belli. O se no Jack, una serie proprio che ho adorato, Il 16° Apostolo. Qui lo dico, Il 16° Apostolo è la serie migliore che io abbia mai visto in vita mia, pure italiana, quindi lasciamo perdere. Ok, perfetto. Ragazzi, veramente volevo solo vedere un attimino che mi sono preso bene con questo gioco. Finalmente un gioco che voglio giocare su Play 4. Finalmente, miracolo.
È veramente. bello quel fantasmino Miracolo. con chiave inglese. Sì, è il Gremlin, Quello. famosissimi Gremlin, sono simpatici, un po' burloni ma sono simpatici. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ci sono ancora domani al 100%, non so mercoledì, vi farò poi sapere in base al meteo se sarà fattibile. Potrei anche provare a farla mercoledì, ma non ve lo prometto ancora. Domani sicuro, domani c'è l'allerta AFA, ragazzi, l'allerta AFA si sente. Però domani ci sono, perciò non vi preoccupate, domani ci divertiamo ancora, mi raccomando, ci sarà, potrebbe essere la live del ciao amici, ciao, Ciccio, ci vediamo fra 2, 3, 4 settimane quando finisce il caldo. E poi ovviamente volevo darvi un altro annuncio, grazie Gigio, grazie Jack lì come te, sono quelli che però ti diverti. Stuzzicarli, no, lo so, è divertentissimo. Io mi diverto tantissimo, lo so. È sbagliato, però mi diverto. Sì, noi finché ci stuzzichi fino a un certo punto noi sopportiamo, però poi sradichiamo paesi. Lì ho detto che vorrebbe essere stuzzicato, ma nel senso legato con le manette e con un cinese che gli fa quella roba che fa prurito sotto i piedi, che fa ma dai, non ce la faccio. Quello è statico e due, non mi piacciono quelle cose lì. Quindi vabbè, anche qui che c'è pulito anche qua, cioè, non so. Poi vabbè, vedete, al massimo se vuoi c'è sempre l'altra cosa, c'è una tecnica molto antica che ti pigliavano, ti tiravano, ci mettevano 4 corde, una al braccio sinistro, l'altra al braccio destro, una alla gamba sinistra, l'altra alla gamba destra, e te le tiravano in 4 direzioni diverse. E quella, se non mi sbaglio, era la tortura quella che era del Khan, di Gengis Khan. Può essere, non lo so. Salutiamo sì, Gengis Khan. Era quella di Gengis Khan o di Attila, che hai Attila quelli che no. dovevi torturare, dove gli attaccavano cose, se quello non aveva confessato. Ma perché i romani facevano quella del cavallo, ti legavano a un cavallo. Cioè ti legavano al cavallo e il soldato partiva e tu eri legato al cavallo con la corda. I romani erano cattivi anche loro perché tu facevi tutta la... Cioè non è bello come in Assassin's Creed quando sei a terra che ti appedi al cavallo e non ti fai nulla in Assassin's Creed. C'era una battuta ai tempi su sta cosa qui, praticamente che era mi sembra o su Ercole o su un personaggio simile, dove disse praticamente che questo l'avevano legato in quel modo. Avevano fatto partire i cavalli, questo qui nell'andare a fare proprio un colpo secco così aveva spezzato in 2 i cavalli. Cioè vedevi i cavalli spezzati in 2, parte davanti che correva. È una cosa molto la Ercole questa, sì. Oh, ciao Ice, grazie mille, grazie a tutti ragazzi, ci vediamo domani, Ice. Grazie veramente, mi ha fatto molto piacere chiacchierare con voi e finire un altro gioco. Ciao Ice!